illuminazione che hanno avuto di luce interiore e simili che li ha spinti a intraprendere questo nuovo cammino nella Chiesa. Possiamo dire che lo Spirito Santo che invade il fondatore gli mostra l'opera per mezzo suo, vuole compiere nella Chiesa e si fa guida nella realizzazione. Come si esprimono i diversi autori circa questo intervento, questa illuminazione? L'intervento di Dio può essere un'ispirazione diretta, c'è un'intuizione, un appello interiore, ma anche una visione come fenomeno mistico. Oppure può essere indiretta, determinate circostanze, situazioni storico-ambientali e necessità della Chiesa e anche una interposta persona che suggerisce. Anche l'ispirazione indiretta comunque è una chiamata autentica e una ispirazione. E questo si constata dall'esperienza e dai racconti dei fondatori e delle fondatrici. Consideriamo questo riguarda noi. Consideriamo l'assenso del Riccardo a prendere la direzione di Figli Maria. È stata un'interposta persona, cioè il Seminino, ma è lui che ha dato quell'assenso e che è un'adesione interiore. Dice l'Olivari, il giovane sacerdote l'ebbe subito come casa sua, con tutto lo slancio del suo nobile cuore, vi si consacrò interamente e sacrificando ogni prospettiva anche più lusinghiera di splendido avvenire che poteva promettergli lo sgegno e la distinta posizione sociale, fu sempre solo per i suoi figli di Maria. L'ispirazione a fondare una famiglia religiosa non è un'esperienza isolata dal resto della vita del fondatore, ma deve essere collegato col suo cammino interiore, precedente e susseguente. Così vediamo, per esempio, di scoprire nel Frassinetto e nel Riccardo la preparazione storica e interiore esperienziale in funzione del carisma dei fondatori, che poi farà nascere nella Chiesa una famiglia religiosa. È un elemento da non trascurare, perché Dio prepara gradualmente all'opera della grazia. Frassinelli ha il desiderio ardente di giovare al giovane clero. Riccardo, come suo primo atto, diventa figlio di Maria, del gruppo che faceva vita in comune. Come è scritto nei verbali, fu accettato da Riccardo, che da poco aveva preso l'eredità spirituale del Frassinelli, assumendo la direzione di figli di Maria viventi in comune. E sente con umiltà che la comunità in cui entra non è sua creatura, ma una eredità che deve valorizzare e conservare, e invita a rendere omaggio alla venerazione filiale a colui che a buon titolo consideriamo fondatore del nostro istituto. Sono parole sue. Nell'esperienza dei fondatori troviamo spesso la totale ignoranza dell'opera da intraprendere. Sentono l'illuminazione che devono muovere qualcosa, che ci sono persone per esempio, che devono diffondere nella campagna, nell'ignoranza della vita di Dio, devono diffondere il messaggio evangelico. Come non lo sanno? Cioè c'è l'ignoranza del modo di procedere. L'ispirazione fondamentale è una grazia particolare che ha fatto loro percepire una forma di vita, un obiettivo da raggiungere, ma non è un piano da sviluppare,
non sono dettagli, non è chiara la strada da percorrere. L'intuizione, insomma, è luminosa e oscura, imprecisa e vaga. Tuttavia, il fondatore, anche se si sente ignorante circa i passi futuri, non è mai un timoroso. Dio gli ha dato il compito e gli darà anche il modo di realizzarlo. E allora torniamo Sant'Alfonso di Liguori, che è stato cacciato via dai redenttoristi. E lui ha atteso ed è tornato. Troviamo il Piccardo che è stato messo da parte con l'iniziatore. E lui nel suo silenzio è stato eloquente. L'aiuto dato ai fondatori di portare avanti l'opera non è solo di carattere soprannaturale, ma ci sono persone e circostanze che fanno loro sentire che la via nuova che battono non è frutto di illusione, ma un piano che viene dall'alto. Consideriamo un pezzo della nostra storia. Piccardo cercava collaboratori, lo appoggiavano maestri per gli alunni, lo aiutavano economicamente molto benestanti. E Piccardo, con l'appoggio incondizionato dei confratelli e incoraggiato da prestigiose figure dell'episcopato, quali il cardinale Mistrangelo, era sempre più convinto di quale fosse la strada da percorrere. Quindi aveva un'illuminazione interiore per salvaguardare l'identità spirituale di Maria. Il 16 ottobre 1902 comunicò ufficialmente ai collaboratori la decisione di voler fondare la congregazione. Egli credeva profondamente alla futura congregazione, anche se l'idea era ancora, soprattutto nei contorni e nello sviluppo piuttosto oscura. Maggior chiarezza gli è arrivata quando nei contatti con il vescovo ha incontrato il suo diniego. Cercando luce nei superiori maggiori, si è recato a Roma, dove ha trovato la stima e la rassicurazione negli ambienti curiali vaticani. Pur tenendo conto del contesto storico e della cultura, dei comportamenti sociali, della mentalità, c'è sempre una linea carismatica che si fa presente nel periodo delle origini e che guida il fondatore, e questa linea si chiama regola. La regola è un elemento dell'illuminazione. Il carattere soprannaturale dell'origine della regola è un dato ampiamente acquisito dalla tradizione. Essa non è solo opera della creatività del fondatore, almeno nelle cose sostanziali. All'illuminazione dobbiamo aggiungere l'esperienza del fondatore e della sua prima comunità. La nostra regola. Padre Riccardo ha lasciato in eredità la regola. Essa è modulata sulla congregazione, in essa c'è il suo spirito, l'intento, la vita interiore che lo muoveva. Le regole dei Frassinetti sono la fonte di ispirazione per le prime costituzioni. E la spiritualità frassinettiana emerge chiaramente. La regola è il mezzo più evidente della trasmissione dell'ispirazione del fondatore. Essa ha la capacità di introdurre alla completa attuazione del carisma. Il fondatore è una persona mossa dallo spirito, un uomo dello spirito, e il Vaticano II afferma che i fondatori, nel dar vita alla loro famiglia religiosa, hanno agito dietro l'impulso dello spirito. Quindi non è per le capacità, per la adattabilità, per l'imprenditorialità, pensiamo per esempio a Don Bosco, che è nata una famiglia religiosa, ma perché lo spirito l'ha fatta sorgere.
Riassumendo, la gratuità e la libertà dell'azione divina è il segno della presenza pneumatica, cioè di un carisma, di una grazia, gratis data, da distinguere con la grazia gratum facens, che è la grazia santificante. Il carisma è una grazia di altro tipo, appunto gratis data. All'azione divina corrisponde anche l'impulso emergente di fattori umani che si inseriscono tuttavia in un armonico e provvidenziale disegno di Dio. Il fondatore è preparato attraverso la prova e l'esercizio della carità. Egli è un attore e non uno strumento passivo. E questa è l'azione carismatica che ha lavorato nei fondatori. Secondo punto, le insondabili ricchezze di Cristo. La meravigliosa varietà delle famiglie religiose ci testimonia la creatività sempre nuova dello Spirito. Alla base di ogni molteplicità c'è l'unità della sequela di Cristo. È l'unico Spirito che dà vita e forma a una diversità quasi irripetibile. Tante congregazioni religiose e non è secondo il criterio diciamo commerciale o industriale in cui si mettono insieme per poter produrre di più, ma ognuna è se stessa, tante famiglie religiose, perché diverso è lo spirito che le ha. L'illuminazione dello spirito nei fondatori ha come oggetto il mistero di Cristo e della sua parola. Però il mistero di Cristo e della sua parola, ma ogni fondatore ne ha colto un'angolatura particolare. Quell'angolatura, essendo, come sappiamo, l'Eucaristia, che Cristo è presente in tutti i pezzi. Se io spezzo l'ostia, lì non faccio metà del corpo di Cristo a te, metà del corpo, ma tutto in tutti. Ecco, in questa logica, l'angolatura che il fondatore ha scoperto è un'angolatura non di una parte del Vangelo, ma di tutto il Vangelo, non di una particolare visione di Cristo, ma di tutto quanto il suo mistero. Ogni fondatore appunto vive il mistero di Cristo, ma attraverso un particolare aspetto, ed è quel particolare che viene messo in luce e in rilievo nella Chiesa. Lo Spirito, con la sua luce, mette in comunione il fondatore con Cristo nella sua totalità, attraverso un particolare, un episodio del Vangelo, un taglio circoscritto del mistero di Cristo, con cui si è ricondotto alla centralità della globalità della persona di Cristo. La tensione verso Cristo ha vie diverse. Ogni fondatore afferma un cammino originale cogliendo nel mistero di Cristo sotto un'angolatura particolare. Questa è l'identità specifica, la fisionomia propria della famiglia religiosa. È l'anima, è ciò che la fa vivere. Questa identità si può esprimere con un concetto o anche con un nome o con comportamenti di vita, quindi non necessariamente tematizzata. La regola in qualche modo la tematizza. Questo ci invita a superare quel linguaggio comune e impreciso che identifica il carisma con l'impegno apostolico o il campo di lavoro. E voi che carisma avete? Noi abbiamo il carisma dei giovani e noi abbiamo il carisma dell'insegnamento. Il carisma non corrisponde all'apostolato che uno fa. Il carisma corrisponde alla presenza e al mistero di Cristo
che anima la tua vita nella sequela di Cristo, che poi si trasmette, si trasfonde in un'opera particolare, la quale opera particolare risponde alle necessità attuali della società e della Chiesa, ma cambiando società, cambiando situazioni, possa essere cambiato anche l'apostolato. Così dice i trinitari: che carisma avete? E abbiamo il carisma di liberare gli schiavi. Non ci stanno più, è finito il carisma, è finita la congregazione. È più profonda la cosa. Mentre così molto superficialmente noi identifichiamo apostolato con carisma. La singolare risonanza della parola di Dio che ogni fondatore e quindi ogni famiglia religiosa ha assunto come punto di riferimento è la perla preziosa per la quale ha venduto tutto per acquistarla. L'accentuazione su un aspetto della persona di Cristo è la chiave di lettura che illumina nelle scelte di attuazione del servizio specifico. San Tommaso diceva, cosa diceva San Tommaso? Agere sequitur esse. Cioè prima bisogna essere, e dall'essere che avviene l'azione, l'agire, la scelta in cui uno si impegna. L'apostolato si ispira alla visione che si ha di Cristo e della sua presenza nella Chiesa, e questo avviene in modo armonico, completo, in forma di sintesi o dottrinale e spirituale o semplicemente vissuta. Il fondatore è stato guidato dalla docilità dello spirito a una comprensione esistenziale del mistero di Cristo, che in esso ha saputo vedere la realtà che lo circondava ed è stato reso sensibile alle necessità e alle esigenze della Chiesa e del mondo. Così il Frasinetti sentì il problema vocazionale come il supremo problema del giorno e fu appoggiato dai fedeli sacerdoti e creò associazioni, programmava tempi di preghiera privata e pubblica, diffondeva i suoi opuscoli. Quale, secondo me, è l'angolatura del mistero di Cristo che dà identità e singolarità alla nostra congregazione? Rispondo io di quello che dico. Lo dobbiamo scoprire nei Frasinetti e nella storia del primo decennio della congregazione, cioè nella conduzione Piccardo. Utilizzo una sintesi fatta da padre Luigi Fainbinda in una lettera di famiglia. Dice padre Luigi: il Frasinetti conosce le istanze, le difficoltà della gente e i problemi della Chiesa e promuove e prosegue con l'ispirazione divina rimedi fecondi di bene, la pia unione dei figli di Maria Immacolata e la vita comune dei membri. Il titolo stesso, figli di Santa Maria Immacolata, è da solo una esplicitazione del carisma che in questi congregati sono chiamati a vivere. Il primo riferimento è a Maria, perché stare con Maria è aderire a Gesù. Figli, perché si ha una madre che ci gestisce, ci concepisce per mandato del figlio. Ecco tua madre. Immacolata, ci manifesta il termine dell'amore che Dio ha nutrito per l'uomo. Santa, ogni nostra esperienza passa attraverso te, fino alla comunione con la grazia divina. Essi, leggendo i segni che il Signore manifesta loro, trovano il campo apostolico in cui impegnare le loro risorse. Danno all'inizio all'opera dei figli di Santa Maria Immacolata per l'avviamento allo stato ecclesiastico di giovanetti poveri,
Morto i Frassinetti, padre Piccardo il 1 luglio del 1868 ne assume la direzione. La fecondità dell'opera è evidente. Nel 1891, a 25 anni dagli inizi, si contano 110 sacerdoti, dei quali 34 già parroci e 2 futuri vescovi. Terzo punto, il tutto, il carisma del fondatore, la sequela di Cristo, a servizio della Chiesa. I fondatori sono resi idonei dallo Spirito, non solo per la sequela a Cristi, ma pure per un servizio alla Chiesa. Essi portano una novità all'interno della Chiesa, che è più accentuata nei momenti di trasformazione profonde, per esempio San Francesco, San Domenico, ma che è sempre risposta alle necessità emergenti. Nei fondatori non c'è la contestazione della Chiesa, pensate a Lutero, pensate ai Valdesi, ma un inserimento nella Chiesa e per la Chiesa. Il fondatore propone una vita evangelica come un ritorno alle origini, cioè la Chiesa antica vissuta nell'oggi. E gettiamo uno sguardo sulla nostra situazione storica naturalmente. Alla fine dell'Ottocento, lo scopo originario del Frassinetti, sostenere le vocazioni povere della diocesi, poteva dirsi raggiunto. Genova non soffriva più la carenza del clero, rimaneva attuale solo il mezzo, non più il fine. Come aiutare i ragazzi poveri a diventare sacerdoti? Era dunque necessaria una nuova proposta vocazionale. La missione originaria, sostenere vocazioni povere della diocesi, era ormai superata dai fatti. Quella educativa, invece, restava viva e promettente. Padre Piccardo amplia e adatta lo scopo della pia opera. Ci si può domandare con che criterio? Emerge la coscienza di dare una risposta alle necessità della Chiesa secondo l'ispirazione e l'azione provvidenziale dello Spirito e si mette in moto la volontà per attuarlo. Per fedeltà alla vocazione, questo è il criterio valutativo, per determinare le scelte concrete e le scelte specifiche, cioè mettere in moto l'ispirazione e l'azione provvidenziale dello Spirito. E Padre Piccardo ha fatto così. L'opera a cui i fondatori in genere sono chiamati a dar vita rievoca la Chiesa delle origini, non origini come dimensione temporale, ma come idealità paradigmatica. Essi non pretendono di essere la vera Chiesa in opposizione a quanti non scelgono questo genere di vita, ma di essere a servizio della Chiesa, per rigenerarla e trovare la ricchezza evangelica. I fondatori non hanno solo funzione terapeutica, ma sono diffusori di valori evangelici che fanno crescere la Chiesa. È l'adesione a Cristo che suscita la vita religiosa ed è questo il vero servizio della Chiesa. Il fatto che nella Chiesa ci sia la vita religiosa. Scrisse Padre Piccardo nella sua relazione al Cardinal Vives y Tuto. Il sottoscritto, insieme ai suoi collaboratori, ha formulato per la loro vita comune e l'opera loro per l'educazione della gioventù in genere e specialmente di quella che aspira allo stato ecclesiastico. Mantenere inalterato lo spirito con cui il Frassinetti intendeva formare i giovani che, rimanendo laici attivi nella società, sia consacrando la propria vita al Signore, potessero essere presenza tra i fratelli
dell'amore del Signore. I Frassinetti ha le vocazioni, ma aveva anche la gioventù in genere, quindi l'opera dei figli di Maria. Piccardo crea uno stile di vita, ambiente familiare. Piccardo, seguendo lo spirito del Frassinetti, continuò a chiamare l'istituto casa, perché doveva essere un'autentica famiglia dove tutti concorrevano al bene comune. E a tutto questo, allo spirito carismatico, al servizio della Chiesa, all'imitazione di Cristo, ci sono le opposizioni. In quasi tutte le fondazioni, al loro sorgere, sia istituto sia fondatori hanno trovato forte opposizione. La novità subito è vista come causa di squilibrio dell'ordine ecclesiale. In fondo però la Chiesa coglie la forza dello Spirito che agisce e spinge al rinnovamento. Chiamiamola così, la morte è un modo di dire a cui è sottoposto il fondatore e che può abbracciare solo un periodo della sua esistenza o anche protrarsi per un arco di tempo ancora maggiore che si prolunga dopo la sua esistenza, è decisiva per la vita, per l'immissione, cioè della Chiesa nella potenzialità positiva che il carisma concessogli dal Signore racchiude in sé e che si sprigiona con una gradualità più o meno intensa eppure sempre efficace. Il fondatore, retto nel suo agire e nelle sue intenzioni, si affida totalmente alla Chiesa fidandosi di lei come di una madre e a lei consegna la sua nuova famiglia, i suoi figli, perché li custodisca. Consegna al Papa la sua ispirazione in obbedienza. La Chiesa da parte sua riconosce se l'ispirazione viene da Dio ed è per la propria edificazione o meno e si fa garante dell'approvazione o della soppressione. Le opposizioni sorgono a vari livelli, dalla prima cerchia accanto al fondatore, nello stesso popolo di Dio e fino agli ambienti curiali e gerarchici. E anche all'interno della famiglia stessa. E guardiamo un attimo la nostra storia. Per la nostra storia vediamo che l'idea di dare all'opera dei figli di Maria Immacolata un ordinamento conforme alle leggi ecclesiastiche al fine di ottenere l'elezione canonica in congregazione religiosa di voti semplici, da sempre propugnata dal direttore dell'opera Don Antonio Piccardo, incontrava l'avversione di alcuni a causa della superficialità di lettura dei fatti, della mancata conoscenza autentica delle persone e l'opposizione degli stessi vescovi. Reggio voleva una congregazione diocesana, Polciano un gruppo di oblati. Occorre guardare a queste contraddizioni con una visione estesa nel tempo, in una dimensione cronologica che non abbraccia solo il periodo in cui vive il fondatore e quello immediatamente successivo, ma che si estende ancora oltre per un lungo periodo di anni in una prospettiva che va al di là della loro stessa opera. Se i discepoli del fondatore sono chiamati a sviluppare lungo i secoli tutta la ricchezza insita nel carisma da lui ricevuto, il rapporto fondatore-Chiesa si potrà capire solo inseriti nel suo carisma, saranno pienamente compresi, vissuti dopo anni e secoli di latenza, di apparente morte.
Non forse questa è la nostra situazione in cui ci stiamo appena realizzando, che stiamo, grazie a questo convegno, approfondendo il nostro carisma e il nostro fondatore, tenendo presente che senza fondatore non abbiamo lo spirito che ci ha mosso, e senza fondatore da un punto di vista sociologico siamo come i ragazzi adottati, i quali fanno un'opera incredibile per ritrovare i loro genitori naturali, e i quali alcuni si trovano senza amore, si sentono non amati perché non hanno ritrovato coloro che li hanno generati. E gettiamo uno sguardo sul nostro vissuto. Ancor prima della visita alla casa di Carignano, precisamente il 17 maggio 1902, il Piccardo era stato informato che il nuovo arcivescovo intendeva costituire i figli di Maria in un gruppo di oblati. Peraltro Pulciano, non riconoscendo l'opera, la riteneva in qualche modo incompatibile con il seminario. Probabilmente in questo fu sostenuto da coloro che già precedentemente si erano dimostrati avversi ai figli di Maria, ma che nulla avevano potuto contro l'autorevolezza del Magnasco. E a costoro l'occasione pareva propizia per esautorare padre Piccardo dalle cariche ricoperte e restringerne la sfera di riferimento all'azione portata avanti dai figli di Maria. Vostra Eccellenza, scrive padre Piccardo, capirà bene il dolore mio per tante prove del proposito di Vostra Eccellenza, non solo di non riconoscere l'opera dei figli di Maria, ma di cercare di scalzarla dalle fondamenta, quasi fosse un'opera dannosa alla diocesi e quasi non abbia reso alcun servigio e non sia capace di renderne. Nella persistente e illogica durata della visita apostolica possiamo applicare una particolare situazione che si è ripetuta nella Chiesa, cioè la nascita e l'esistenza di una nuova istituzione fa spesso sorgere opposizioni contro di essa perché viene in qualche modo a turbare il quieto vivere con la radicalità del Vangelo che essa propone e a scompaginare quadri già stabiliti ai quali si è assuefatti. Il travaglio, le difficoltà che sorgono attorno alla fondazione diventano allora strumento di purificazione, ma non possono distruggere l'opera se questa viene veramente da Dio. Vale la pena dare qualche ulteriore specificazione perché la figura di Piccardo ne risulta illuminata. Le opposizioni e le contrarietà non avevano come obiettivo l'istituzione in modo diretto, ma padre Piccardo stesso e poi di riflesso l'istituto. Padre Piccardo aveva doti umane particolarmente rilevanti, quali la naturale capacità organizzativa, l'ascendente personale, il fascino carismatico in senso sociologico. Padre Minetti e in particolare Padre Olcese hanno creduto che fosse in base a questo che egli aveva la carica di superiore e non in base alla missione che Dio gli aveva affidato e alla sua ideale ispirazione di fondatore. E questo ha causato un vero disastro. In modo riassuntivo, possiamo individuare i personaggi del dissenso con padre Piccardo. Padre Antonio Minetti era entrato senza licenza elementare, ha iniziato come cuoco
e aiutato negli studi da padre Piccardo, è diventato sacerdote. È stato sempre a fianco di padre Piccardo, ma non si è sentito mai figlio, ma servo. È impressionante vedere come egli cerchi di indirizzare l'opera in una linea divergente da quella di padre Piccardo. Padre Tommaso Olcese era segretario di Monsignor Reggio, è entrato nei Figli di Maria, ha dato con il lavoro il suo contributo valido, ma è stato sempre all'opposizione. Padre Olivari scrive a padre Minetti, Don Olcese, il quale troppo volentieri tira le questioni nel campo della personalità. Cardinale Basilio Pompili, nella lettera al cardinale Caggiano, prefetto della congregazione dei religiosi, scrive: Padre Antonio Piccardo, pur volendo il contrario, avvia la congregazione dei figli di Santa Maria Immacolata alla dissoluzione e alla rovina. Benedetto XV indisce la visita apostolica senza consultare gli interessati. Con diplomatica ironia la comunica a padre Piccardo. La indizione non è correlata da motivazioni. La durata è protratta fino alla morte di padre Piccardo. Credo che Benedetto XV non considerasse padre Piccardo un fondatore. Infatti lo chiamava sempre generale e aggiungeva senza esercito, mentre l'immagine che gli sarebbe stata più consona sarebbe stata quella di padre. Molto spesso nelle udienze personali con padre Piccardo il tema erano i beni della famiglia Biacava, di sua madre e dei figli di Maria. Padre Giacomo Cristini è stato il visitatore apostolico, ha neutralizzato padre Antonio Piccardo riservando a sé la mansione di governo della congregazione. E in questa situazione, qual è stata la reazione di padre Piccardo? Mai una parola, mai uno scritto, mai un lamento verso qualcuno. Il fondatore che si sente che con la sua morte dà la vita. Benedetto XV gli ha dato l'ostracismo, ma egli ha continuato ad amarlo sulla scia del Frasinetti che esclamava: «O Vaticano, mi prostro ai tuoi piedi». Lo stesso Frasinetti aveva affermato che bisognava baciare la mano del vescovo anche quando ti bastona. Padre Piccardo ha generato nel dolore la congregazione dei Figli di Maria. E a questo vorrei aggiungere un particolare, perché io ho espresso nell'altro incontro una mia interpretazione. E l'interpretazione è questa. Il Frasinetti è il fondatore carismatico, cioè colui da cui è partito l'ispirazione, l'indirizzo e diciamo la preparazione e anche la prima bozza di congregazione. Però non è la congregazione. Ha trovato l'opposizione dei vescovi che non gli ha approvato la regola, tutte queste cose, però non era congregazione. Padre Piccardo invece ha creato una congregazione. Quindi io avevo distinto in questo modo. Frasinetti è il fondatore carismatico, Padre Piccardo è il fondatore giuridico. Ci ho ripensato, non è giusto. Perché un fondatore carismatico non può essere totalmente privato dall'aspetto giuridico concreto, cioè di realizzare
di intravedere nella Chiesa il bene o quell'istituzione spirituale che il Signore gli ha suggerito. Sebbene non abbia avuto uno sbocco, tuttavia nella sua ispirazione, nel suo cuore, diciamo, nella sua mente c'era un aspetto giuridico. Padre Piccardo non può essere un ispiratore, un fondatore solo giuridico, perché il giuridico significa soltanto basato sulle leggi, le quali hanno un valore normalmente soltanto umano, in cui uno vede quello che va secondo la giustizia che noi conosciamo come tale. Piccardo ha visto, sofferto, ha creato, ha modellato, ha elaborato anche lui una fondazione carismatica. E allora qual è il pensiero finale che mi è venuto? Che il Frassinetti è il fondatore giuridico carismatico. Il Piccardo è, diciamo, la longa manus, cioè il Frassinetti gli ha infuso il suo spirito, come Elia d'Eliseo. E lui, due animi uniti, per cui il Piccardo è ugualmente fondatore giuridico carismatico. Da un punto di vista storico ci sono degli esempi. Voi immaginate i servi di Maria, sono stati creati dai 7 santi fondatori. Chi di loro aveva l'ispirazione del Signore? Era questo travaso, questa osmosi tra di loro che noi possiamo vedere nei Frassinetti e nel Piccardo. Sto per concludere, sapete. La comunità dei discepoli scusate, carta cadit e scienza galoppat. Ce lo insegnava padre Timossi. Sì. Perché è necessario a tutto questo il riconoscimento della Chiesa. Perché se la Chiesa non riconosce l'istituzione, non è un'istituzione spirituale, non è una ispirazione dall'alto. Non bisogna confondere l'opposizione con il necessario discernimento che la Chiesa mette in atto. Tutto messo insieme è la prova che fondatore e opera devono superare per partecipare alle sofferenze di Cristo per la sua crescita e la purificazione. La gerarchia deve discernere per riconoscere una forma di vita religiosa e lo può perché è guidata dal medesimo spirito e che non vi può essere contraddizione nel medesimo spirito che ha fatto sorgere l'istituzione stessa e l'incontro tra due aspetti pneumatici, quello del fondatore e quello della gerarchia. Il fondatore è paragonabile al profeta che sa leggere la trama del disegno di Dio in chiave di fede. Non solo percepisce i fatti, ma li misura in base alla spinta dello spirito e all'amore che lo guida. Ha capacità di lettura e capacità di risposta. Il fondatore non solo denuncia, ma fa azione costruttiva che la Chiesa attualizza. In lui la Chiesa torna alle origini.
La vita religiosa appare come un albero piantato da Dio, che si sviluppa e si ramifica grazie ai fondatori. L'inserzione nella Chiesa presuppone la sottomissione del carisma del fondatore al ministero apostolico che dà il giudizio sulla sua genuinità e che riguarda l'aspetto dell'evangelizzazione, della santificazione e del governo. La gerarchia conferma o corregge il cammino intrapreso. Figli di Maria. L'idea di dare all'opera dei figli di Maria un ordinamento conforme alle leggi ecclesiastiche al fine di ottenere l'erezione a congregazione religiosa era propugnata da molti anni dal tanto benemerito direttore Don Antonio Piccardo, afferma il vescovo Giacomo Ghio. Il fondatore, con l'approvazione, sente che la riconsegna alla Chiesa dei suoi figli, che gli sono stati affidati, e percepisce la consapevolezza di camminare nella e con la Chiesa, della sua opera, delle proprie regole, del carisma che Dio ha suscitato. Anche se il fondatore venisse meno, la Chiesa si fa garante. Disse il cardinale Spighi, e il Papa Pio X ha appianato tutte le difficoltà. Ora si è compiaciuto di approvare definitivamente la congregazione e completare così la costruzione iniziata a Genova da Giuseppe Frassinetti. Ecco, la comunità dei discepoli, cioè i primi che hanno lavorato con lui. L'esperienza spirituale dei fondatori è trasmessa ai discepoli per essere vissuta, custodita e approfondita. Il fondatore è tale quando è seguito da un gruppo di discepoli che percorrono la via che egli ha inaugurato. Il gruppo di discepoli serve a mantenere viva l'opera di Dio perché possa continuare il servizio ecclesiale. In mezzo al gruppo, la figura del fondatore continua a rimanere unica nel ruolo, nella posizione, anche se più di una volta è stato messo da parte in quanto al governo. Ci si può trovare davanti a un gruppo già costituito o a un fondatore che cammina solo e man mano che procede nella propria strada è seguito da altri e il carisma fin dagli inizi si rivela fecondo. Guardiamo noi l'adesione entusiasta di Padre Piccardo all'ispirazione di fare una congregazione religiosa con voti è stata determinante perché altri si siano uniti a lui. Questo entusiasmo appare dalla sua vita e dal suo operare. D'altra parte, l'ispirazione primigenia ha bisogno di cercare attorno a sé una comunità che lo traduca in opera viva. Le ultime 3 righe. Quanto Dio compie nel fondatore non è soltanto per la sua crescita personale, ma perché attraverso di lui si riversi sugli altri. Usando una metafora, egli non è semplice canale, ma un vaso che straripa per la sua pienezza. Egli è cosciente di essere strumento di Dio e ciò appare nello stile di governo e nella cura amorosa dei figli a lui affidati. I successori devono ripercorrere l'itinerario del fondatore e lasciarsi compenetrare della stessa esperienza della comunione con Cristo, perché il carisma del fondatore è come un codice genetico, esperienza dello Spirito trasmesso ai suoi discepoli. Per Padre Piccardo, lui ha donato tutta la sua vita sacerdotale per la congregazione, tutti i beni, tutto. Devoto della Madonna, come lei accettò di assumere un impegno gravoso e incerto negli esiti, quello di continuare l'opera iniziata da Giuseppe Frassinetti.
De Frassinetti seppe soprattutto continuare lo spirito. La casa era il luogo dell'accoglienza, dell'ascolto e della fraternità. Si viveva l'autentico spirito di famiglia. Consacrata al Signore, Piccardo è stato il primo e più fedele e adeguato discepolo del Frassinetti. Concludiamo. Il fondatore introduce i seguaci in una comprensione del mistero di Cristo, che si traduce poi in un nuovo ministero apostolico e in una nuova forma di vita. Egli ha suscitato grazia per i suoi figli, tra cui la più imminente è la nuova famiglia religiosa, frutto della sua vita e della sua santità. E noi siamo frutto, la nostra congregazione di figli di Santa Maria Immacolata, siamo frutto dello Spirito, non di alcune circostanze che l'hanno fatta crescere contro, a favore e al di là di progetti e di programmi. Il carisma di fondatore, a differenza di altri carismi, ha la finalità e la capacità di coinvolgere altre persone nel cammino di sequela e nel servizio della Chiesa. Il fondatore rimane presente nella propria famiglia religiosa anche dopo la morte, mediante la sua costante intercessione. Ecco. Innanzitutto ringrazio Padre Venturino per la serietà e l'impegno con cui ha svolto il compito che gli abbiamo dato. Purtroppo allora, abbiamo una seconda relazione che possiamo considerare un po' la preistoria di tutta questa vicenda, e cioè l'impegno di Frassinetti nella promozione della consacrazione secolare. Questi due momenti su cui stiamo ricercando la Pia Opera dei Figli di Maria e poi la Congregazione dei Figli di Maria, in effetti non sarebbero pienamente comprensibili se non ci fosse stato il movimento dei cosiddetti consacrati laici, cioè le figlie di Santa Maria Immacolata prima e poi i figli di Santa Maria Immacolata come religiosi al secolo. E quindi una realtà che noi dobbiamo tenere presente, che dobbiamo studiare, e quindi ringraziamo Maria Francesca Porcella che ce ne parlerà, la conoscete tutti, è anche lei missionaria, figlia di Santa Maria Immacolata, fondata dal Battistella, e segue con grande impegno la nostra ricerca carismatica e anche storica. Quindi gli do la parola perché ci aiuti a capire, diciamo, l'importanza di questo passaggio, che è un momento in cui Frassinetti ha mostrato anche tutta la sua capacità di leggere la storia e di anche intuire dei cammini che poi nella Chiesa si sono sviluppati con grande impegno, ma possiamo dire un po' dopo che lui li aveva già individuati. Quindi, grazie Maria Francesca, scusa la presentazione un po'. Intanto porto il saluto di tutte le sorelle. Maria Bonaria avrebbe voluto essere qui con noi, ma poi all'ultimo momento è stata ricoverata la mamma e quindi aveva questo impegno di assistenza alla mamma.
Intanto ringrazio anche a nome delle sorelle per questa opportunità di starvi vicini, di condividere con voi un momento così importante di riflessione sul carisma. Allora, c'è una notizia bella e una notizia brutta, come al solito. Iniziamo dalla notizia brutta. Non dirò nulla di nuovo, cioè nel senso che sono cose già studiate, pubblicate, soprattutto da padre Francesco per ciò che riguarda la Pia Unione dei Figli di Santa Maria Immacolata, e da me precedenti studi ormai oltre che ventennali. La notizia bella è che sarò breve, appunto perciò sarò breve. Allora, alla dedizione pastorale, si sente? Posso parlare senza microfono. Alla dedizione pastorale, per formare dei consapevoli e zelanti consacrati nel mondo, il priore Frassinetti accompagnò anche un impegno giuridico di grande rilievo, affinché le regole della Pia Unione delle Figlie di Santa Maria Immacolata, pubblicata nel 1856, e dei Figli di Santa Maria Immacolata, pubblicata nel 1861, trovassero un alveo giuridico stabile ed ecclesialmente riconosciuto. Infine dedicò al tema della consacrazione secolare una approfondita riflessione teologico-spirituale attestata da un'ampia produzione letteraria, ascetica, storico-edificante e devozionale. Tra i testi più importanti di carattere ascetico ricordiamo appunto La monaca in casa, 1859, e Il religioso al secolo, 1864. Nello sviluppo del movimento dei consacrati nel mondo, Frassinetti ebbe il ruolo di regista, nello stile collaborativo che lo contraddistingue. Associò alla sua opera pastorale, perciò, numerosi laici e sacerdoti. In particolare, per l'aspetto femminile, non si può non ricordare Angela Maccagno, la giovane mornesina che per prima lanciò l'idea di questo nuovo stile di consacrazione nel mondo, d'intesa con la cugina Maria Arecco, che collaborò fattivamente col priore anche per riformare la regola secondo lo spirito mericiano. Ci sono le lettere che attestano che Frassinetti chiamò a Genova Angela Maccagno per rifare, ammodernare, diciamo così, la regola ispirata ad Angela Merici. Meritano una menzione anche altre figure femminili, come Virginia Avio, che nel 1860 diede avvio alla prima casa di vita comune. È importante tenere presenti queste date, quindi prima di Mornese, quindi prima dell'esperienza a Mornese e ovviamente prima anche dell'esperienza dei Figli di Santa Maria Immacolata. Quindi è probabile che 1860. Questo è importante perché l'esperimento riuscito di questa casa di vita comune può aver ispirato Frassinetti poi a riproporla anche ai maschietti. Rosa Gatorno, Angela Rossi, Angela Pedemonte e la sorella Rosina e Rosa Cordone. Sono ragazze giovanissime, Rosina e Rosa Cordone, e ricordiamo che Frassinetti per queste ultime dedicò 2 commoventi biografie edificanti. Per nessun altro, se non per l'amico Sturla, per nessun altro ha dedicato biografie se non per queste 2 ragazze. Per l'aspetto maschile, oltre alle figure che hanno dato avvio all'esperienza, Giovanni Oppizzo, Giuseppe Ratto, Giuseppe Andreani ed Eugenio Moro, merita una particolare attenzione il tipografo Pietro Olivari, che insieme ad Emanuele Pedemonte e Pietro Ghiglione nel 65 si congregarono per fare vita comune, dando poi inizio alla Pia Casa dei Figli di Santa Maria Immacolata per l'avviamento dei giovanetti poveri allo stato ecclesiastico. Per ciò che concerne la collaborazione sacerdotale, bisogna ricordare alcune figure che affiancarono validamente il priore. Primo fra tutti l'amico Don Luigi Sturla, che alla cura spirituale seppe unire una concreta sensibilità per le esigenze materiali di questi consacrati e consacrate nel mondo.
Le fonti storiografiche ricordano anche la costante presenza dei suoi affezionatissimi fratelli sacerdoti, Don Raffaele e Don Giovanni Frasinetti, e quella di Don Giacinto Bianchi, zelante sacerdote bergamasco che Frasinetti accolse con carità nella sua canonica. Per le figlie di Santa Maria Immacolata, in particolare, non si può non ricordare l'opera del sacerdote Domenico Pestarino, che mediò i rapporti tra Frasinetti e la comunità di Mornese, il gesuita Antonio Ballerini, i fratelli Marco e Luca Passi e infine Monsignor Filippo Gentile, vescovo di Novara, e Monsignor Salvatore Magnasco, poi vescovo di Genova. La forma di consacrazione nel mondo vagheggiata da Frasinetti fu sicuramente adattata realisticamente alle condizioni storiche del suo tempo, caratterizzate da un'incipiente secolarizzazione della società, ma anche da un risveglio del laicato, soprattutto femminile. Già a metà dell'Ottocento Frasinetti aveva intuito che questo apostolato laicale, impreziosito dai consigli evangelici, poteva costituire, queste sono parole sue, un quasi sacerdozio e una missione in permanenza. Queste espressioni lui le usa riferite alle figlie della Pia Unione, quindi essenziali per una rievangelizzazione della società. Mi preme solo sottolineare che Frasinetti esprime una rara chiarezza sulla specificità di questa vocazione che unisce consacrazione a Dio e secolarità. Una vocazione che intende vivere la radicalità del battesimo, ossia la santità, impreziosita però dalla pratica dei consigli evangelici. Per secolarità il nostro non intende solo la condizione esistenziale e sociologica, ma la dimensione teologica che deve essere liberamente scelta in vista del servizio al regno di Dio. Inoltre, nella pratica dei consigli evangelici, sottolinea la supremazia della dimensione affettiva ed interiore rispetto a quella effettiva ed esteriore, esaltando ancora una volta il primato dello spirito sulla legge. I consigli evangelici non si differenziano quindi per l'aspetto teologale, ma per le modalità concrete di attuazione, cioè nel mondo. Infine il priore sottolinea la dimensione comunitaria dei consigli evangelici, soprattutto la povertà, per la povertà e per l'obbedienza, come viene indicato nelle regole, in equilibrio con il ruolo del direttore spirituale, il cui compito è dirigere la coscienza verso una pratica serena dei consigli evangelici aliena da scrupoli. Circa la spiritualità per i consacrati nel mondo, Frasinetti indica anzitutto il primato della dimensione teologale, cioè alla vita incentrata in Dio e nella sua volontà. È un cammino che si sviluppa nella pratica delle virtù, in un apostolato nel mondo e nella partecipazione attiva alla vita dell'istituto. Alla base di tutto Frasinetti pone una soda e dinamica vita interiore. Tutto quindi deve essere fatto per piacere a lui, per dargli gusto. Queste sono parole del Frasinetti. Questa vita interiore, alimentata dalla contemplazione, è uno stare costantemente a contatto con la grazia trasformante, ma in una modalità compatibile con la condizione secolare. Gli strumenti fondamentali sono due: la preghiera, soprattutto quella mentale, che conserva la presenza di Dio nell'anima, e la comunione quotidiana, che conduce alla identificazione con Cristo. Circa l'apostolato di santificazione nel mondo e per il mondo, quello che lui chiama zelo apostolico, esso non differisce da quello laicale, ma si configura per un particolare ardore evangelico in forza dell'unione a Dio attraverso i consigli evangelici. Missione fondamentale dunque la santificazione delle anime a imitazione di Cristo, dice Frasinetti. Il fine è portare Dio al mondo e nel mondo, avendo come modello Cristo stesso, che abbassò se stesso fino alla croce, manifestando un amore infinito alle anime e privilegiando quelle maggiormente derelite e umiliate dal peccato, dice Frasinetti.
Frasinetti difende strenuamente la laicità dell'apostolato per i consacrati secolari, chiamati ad operare, diremmo con un termine moderno, a mo' di fermento nella società e con i mezzi stessi del mondo. Indica anche gli ambiti in cui operare in una significativa gerarchia, nella famiglia, anzitutto e soprattutto per le donne, nelle professioni, lo sottolinea in particolare per gli uomini, nella parrocchia e più in generale nella società in cui si opera. Una sottolineatura merita la diffusione della buona stampa, un compito che lui dà ad entrambe le due pionioni. È interessante che il nostro, con indubbia lungimiranza, assegni un primato alla santificazione del quotidiano. I doveri del proprio Stato hanno una priorità sulle devozioni e su altre pratiche di pietà. Considerando la condizione secolare dei consacrati, la loro operosità deve essere libera e creativa, in quanto risposta ai bisogni e alle necessità dei tempi presenti. Importante questa sottolineatura della creatività e della libertà. Infatti non interviene in maniera pedante dentro le associazioni, ma veramente stimola questi consacrati a lasciarsi guidare dallo spirito nella creatività dell'apostolato. Sulla dimensione organizzativa della consacrazione secolare, la vera novità e originalità del Frasinetti si esprime, a mio avviso, nell'aver individuato una specifica normativa che salvaguardasse lo spirito della consacrazione secolare. Per la storia della Pia Unione femminile restano fondamentali le due regole, stese in meno di un decennio, a cui collaborò, come ho detto prima, la stessa Angela Maccagno. In quella del 55, pubblicata poi nel 56, Frasinetti si propone di fornire un aiuto per vivere la consacrazione secolare in forma comunitaria e in vista di un apostolato più efficace. In quella del 1863, nota come regola delle nuove Orsoline, porta a perfezione il modello della secolarità consacrata, ispirandosi da una parte ai novelli istituti di vita semplice, per alcuni aspetti organizzativi, e dall'altra al modello della Compagnia di Sant'Orsola di Angela Merici, soprattutto per gli aspetti spirituali e pastorali. Per capire la portata innovativa di queste regole è necessario fare alcune considerazioni in merito ai diversi modelli di consacrazione secolare noti e praticati nella penisola italiana. Alcuni erano di tipo tradizionale, come le monache di casa, altri considerati più moderni perché legati alle nuove forme di associazionismo laicale. Esistevano ancora, anche in maniera quasi celata, a causa soprattutto delle leggi napoleoniche, le orsoline secolari, chiamate dimesse o divote di Sant'Angela. Una di queste è Elena Girelli, zia di Elisabetta e Maddalena, che furono anche collaboratrici di Don Luca Passi. Le monache di case o religiose al secolo hanno preso in Italia diversi nomi: Pinzocchera, Terziaria, Orsolina di casa. Si svilupparono soprattutto nel sud Italia, favorite dall'ancien regime borbonico e dalla società agricola e tradizionale. Presentavano diversi aspetti problematici, tanto da essere considerate delle piaghe religiose. Col tempo si era allentata l'antica disciplina che richiedeva l'età matura, almeno 40 anni, l'assenso del vescovo, l'adozione di un abito e l'aggregazione ad un ordine religioso. Soprattutto nel meridione d'Italia si erano verificati degli abusi. Spesso venivano dichiarate monache di casa in giovanissima età, costrette a servire i genitori anziani o i fratelli malati o sacerdoti, e ciò per puri motivi egoistici, per poter trattenere la dote e godere dell'esenzione di alcune tasse. Inoltre questo status religioso prescindeva spesso da un rito e gli ordinari del luogo non sempre ne erano a conoscenza. Nell'ambito dell'associazionismo laicale femminile andavano diffondendosi nel XIX secolo diverse associazioni. Le più note sono le Figlie di Maria,
aggregate a diverse congregazioni gesuitiche, vincenziane, eccetera, improntate ad una forte devozione alla Madre di Dio, tra le quali maturavano anche vocazioni alla verginità, praticata sempre con voto privato. A noi interessa in particolare segnalare tra queste associazioni laicali di nuova formazione la Pia Opera di Santa Dorotea, fondata dai fratelli Luca e Marco Passi, per l'educazione cristiana delle fanciulle, analoga a quella maschile, la Pia Opera di San Raffaele. Le donne, alcune erano addirittura sposate, altre erano celibi per scelta, si dedicavano all'apostolato giovanile, restando nelle proprie case, senza necessità quindi di grandi mezzi per operare. Tutte queste associazioni, Pia Opere, Pia Unioni, raggruppavano un laicato solidale col clero e determinato a riportare i valori della fede e della morale nella società scristianizzata. La Pia Unione delle Figlie di Santa Maria Immacolata, sorta tra Mornese e Genova, dietro ispirazione di Angela Maccagno, che nel 1853 stilò anche un primo abbozzo di regolamento, fu avviata dal Frassinetti ad assumere una configurazione che superava il contemporaneo associanismo laicale, come anche il tradizionale modello di monaca di casa. Si trattava di un'associazione di donne che, restando nel mondo, volevano praticare i consigli evangelici, ma organizzate in forma comunitaria, con un proprio regolamento e sotto l'obbedienza di una superiora, dedite ad un apostolato giovanile per molti aspetti simile all'opera di Santa Dorotea. Frasinetti, come abbiamo già detto, elaborò due regole, quelle del 55 e quella del 63. Le vicende del ricorso alla Santa Sede, questi documenti sono conservati qui in questo archivio, un ricorso che Frasinetti fece per ottenere l'approvazione papale, quindi tra il 1863 e il 1867, rendono evidente l'intendimento del priore di difendere questo modello di consacrazione da possibili deviazioni giuridiche e carismatiche, consapevole che le novità apportate rischiavano di essere fagocitate in schemi tradizionali. Molti vescovi si ribellavano, dice, ma perché rendere obbligatorio la pratica dei consigli evangelici? Chi vuole può praticarli, chi vuole non. Avevano in mente le cosiddette figlie di Maria, no? Di stampo gesuitico, vincenziano, eccetera. Frasinetti invece insiste sul fatto che chi voleva aderire a questa associazione doveva praticare i consigli evangelici. Dal processo storico sopra richiamato pare evidente che le aspirazioni frassinettiane di un pieno riconoscimento di questa Pia Unione come luogo in cui esprimere pienamente la consacrazione a Dio prismata dai consigli evangelici, restando sociologicamente nel mondo, si ricongiungono direttamente a quelle espresse dagli istituti secolari del XX secolo. Passando a considerare la vicenda della nascita della Pia Unione maschile, sappiamo dalle fonti che l'iniziativa si deve ad un ragazzo che, dopo aver letto la vita di Rosina Pedemonte, propone al Frasinetti di fare qualcosa di analogo alla Pia Unione delle Figlie di Santa Maria Immacolata, ma per i giovani. Siamo nel 1860. L'anno successivo Frasinetti pubblica la regola, che costituisce una rielaborazione di quella femminile. Il 30% degli articoli sono uguali, oltre il 20% forti analogie, inoltre è identica la strutturazione dei paragrafi. Quando nel 1865 Frasinetti lancia l'idea della casa di vita comune, forse ad emulazione di quella della Pia Unione femminile, di cui fu promotrice Virginia Avio ben 5 anni prima, raccomanda di non perdere il carattere secolare e lo stile familiare. Tuttavia introduce un primo seme vocazionale che non resterà infruttuoso. Infatti afferma: voi che siete dei buoni giovani, che avete maturo giudizio, abbraccerete il progetto di entrare in una casa per vivere tutti uniti in santa carità, con maggiore perfezione, facendo vita comune e, se Dio vi chiamasse, facendovi preti.
Il giorno eletto per dare inizio alla vita comune fu il 14 gennaio 1866, festa di Maria, Madre della Divina Provvidenza. I 3 giovani che diedero assenso al progetto, Pietro Olivari, Emanuele Pedemonte e Pietro Ghiglione, fecero un pellegrinaggio al santuario della Madonnetta a Genova per affidare alla Vergine Maria il progetto della casa dei figli di Santa Maria Immacolata viventi in comune. Si diedero un regolamento, forse di mano di Pietro Olivari, con alcune correzioni sicuramente del Frassinetti. Si dice chiaramente che scopo di tale casa è coltivare ed assistere quei giovani che dimostrassero tendere ad una vita devota. Per ciò che riguarda le regole dello spirito, saranno le medesime della Pia Unione dei Figli di Santa Maria Immacolata. L'organizzazione prevedeva un direttore ed un prefetto, nominato dal direttore, che doveva abitare nella casa di vita comune. Primo direttore fu Frassinetti e primo prefetto Pietro Olivari. Come l'esperienza femminile, i membri della casa di vita comune non si staccarono dalla Pia Unione, semmai ne rappresentarono la punta di diamante. Le circostanze della vita indirizzarono questa assistenza verso un fine più marcatamente vocazionale e sacerdotale, forse sotto la spinta dello stesso Frassinetti, che proprio in quegli anni andava meditando sul problema della scarsità delle vocazioni sacerdotali. Ricordiamo lo scritto del 1867 sulla deficienza delle vocazioni allo stato ecclesiastico. L'episodio che determinò questo indirizzo preciso fu il caso di Niccolò Ferretti, un ragazzo che aveva dato chiari segni di vocazione. Frassinetti ne parlò con Pietro Olivari con l'idea di indirizzarlo agli artigianelli di Don Francesco Montebruno, ma Pietro Olivari rispose: possiamo prenderlo noi e tenerlo con i nostri risparmi. A questo primo giovane se ne unirono degli altri e si vide quindi necessario adattare il regolamento alla nuova situazione che si era creata. Malgrado l'impegno dell'Olivari, Frassinetti vide bene irrobustire l'iniziativa con la creazione di una commissione di promotori, di cui faceva parte Salvatore Magnasco, futuro vescovo di Genova, che si rivelò decisiva dopo la morte di Frassinetti. Il priore, sostenuto anche da Don Giacinto Bianchi, pensò anche di affidare a Don Bosco il nascente istituto. Don Bosco propose la candidatura di Don Pestarino a direttore, ma la cosa non andò in porto per ragioni che non conosciamo. Don Bosco continuò comunque a sostenere e incoraggiare l'opera anche dopo la morte di Frassinetti. L'unica cosa che possiamo affermare è che Frassinetti cercò di dare stabilità e continuità a questa realtà che aveva ormai adottato fini vocazionali. La soluzione al problema venne in seguito tramite il semino, queste sono cose che abbiamo già detto tante volte, che segnalò prima a Olivari, poi per suo tramite al Frassinetti, il giovane diacono Antonio Piccardo. La morte del Frassinetti, il 2 gennaio 1868, determinò nella Pia Casa un momento di smarrimento e fu determinante la solidarietà della commissione dei promotori guidati da Salvatore Magnasco, che garantì alla piccola comunità una copertura ecclesiale e finanziaria indispensabile per la sopravvivenza. È a questo punto che entra in scena Antonio Piccardo. Il 6 giugno 1868, dopo un pellegrinaggio a Roma, si reca dal vescovo di Genova, Monsignor Andrea Charvat, a cui chiede la benedizione per il suo impegno nella Pia Casa dei Figli di Santa Maria Immacolata. Avviandoci a delle conclusioni in merito al tema della consacrazione secolare maschile in Giuseppe Frassinetti, terrei in considerazione i seguenti elementi. Primo, Frassinetti fu confortato nel promuovere questa specifica vocazione, gli eunuchi per il regno dei cieli di cui parla Matteo, anzitutto dalla consapevolezza di un'antica esperienza che risaliva alla Chiesa delle origini, quella degli asceti che praticavano la verginità restando inseriti nella comunità cristiana, ponendosi in continuità con la scelta di vita di Cristo e in funzione del servizio dell'evangelizzazione, come nel caso di San Paolo. Ricordiamo che Frassinetti aveva una robusta conoscenza della storia ecclesiastica e della patristica. 2. Egli inoltre tenne conto del fenomeno della riduzione allo stato laicale imposto a diversi ordini e congregazioni religiose dalle leggi eversive dello stato sabaudo prima e dallo stato postunitario poi,
1855, 1866, 1867. Le leggi prevedevano la confisca dei beni ecclesiastici e l'obbligo dei religiosi considerati socialmente inutili a lasciare i conventi e a passare o al clero locale o alla secolarità. Questo fenomeno ha contribuito a indirizzare la Chiesa verso la valorizzazione dei consacrati laici, sia per salvare in qualche modo la vita religiosa dalle persecuzioni dello Stato liberale, sia per fermentare dall'interno la società con i valori cristiani. In un momento in cui la vita religiosa tradizionale viene colpita e indebolita a causa delle leggi eversive dello Stato liberale, è significativo che sorgano quindi modelli alternativi di vita consacrata, più agili e più efficaci dal punto di vista dell'apostolato sociale, forse meno visibili, ma proprio per questo capaci di permeare di valori cristiani le masse popolari. 3. In merito alla tipologia dell'apostolato rivolta all'educazione cristiana della gioventù, finalità primaria della prima regola dei figli di Santa Maria Immacolata, potrebbe aver svolto un ruolo importante l'esperienza della Pia Opera di San Raffaele, che Frasinetti conobbe e promosse dopo il passaggio a Genova nel 1829 di Don Luca Passi. Le analogie tra le due istituzioni sono evidenti. 4. La dimensione più squisitamente vocazionale della Pia Casa e di seguito l'opera dei figli di Santa Maria Immacolata è sicuramente in continuità ideale con le aspirazioni vocazionali e formative espresse dal Frasinetti fin dalla congregazione del Beato Leonardo. In questo caso si potrebbe quasi dire che si anticipa la formazione al periodo antecedente la consacrazione sacerdotale. Allo stesso tempo è frutto di una contingenza storica legata alla sensibilità di questi primi consacrati laici per i bisogni reali e concreti della Chiesa particolare, in sintonia sicuramente con la sensibilità vocazionale che ha sempre contraddistinto il priore di Santa Sabina. Anche in questo caso possiamo dire che l'esperienza di consacrazione secolare della Pia Unione dei Figli di Santa Maria Immacolata, promossa dal Frasinetti, può considerarsi una premessa importante alla nascita nel Novecento degli istituti secolari maschili. Ricordiamo tra le figure più significative di consacrati laici Giorgio La Pira e Giuseppe Lazzati. Le aspirazioni del priore dunque si ricongiungono direttamente per ciò che concerne lo spirito della missione laicale con le istanze del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, numeri 10, 12, 17, che assegna ai laici il compito della santificazione del mondo e per ciò che concerne la forma giuridica della consacrazione secolare, coi documenti pontifici che a partire dalla Costituzione Apostolica Provida Mater 1947 e il Motu Proprio Primo Feliciter e l'Istruzione Cum Santissimus 1948 riconoscono questa forma di vita come una nobile espressione della vita consacrata, particolarmente adatta ai tempi moderni. Un'ultima considerazione o provocazione, ma esula dal contesto di questo seminario. È possibile oggi che la congregazione possa proporre e promuovere questa particolare vocazione laicale tra i giovani con i quali viene in contatto? È convinta della sua bellezza e utilità per la Chiesa e la società odierna? A voi la risposta. Ringraziamo Maria Francesca per questa bella carrellata. Sono le 12:18, quindi abbiamo 20 minuti buoni per un possibile dialogo, interventi, problematiche, domande o anche diciamo, eventuali dissensi che possono abbracciare sia la relazione di Venturino sia quella di Francesca. Quindi a voi la parola.
sono state tutte e due molto dense, quindi è anche difficile effettivamente così, diciamo, trovare uno spiraglio per inserirsi, però non abbiamo fretta, quindi se qualcuno riordina le idee e vuole intervenire può farlo liberamente. Volevo chiedere se c'è una frequentazione del tempo tra il Piccardo e Frassinetti. Negli anni Frassinetti è morto poi improvvisamente, no? C'è stata una frequenza personale di interessi, progetti. Parlare con... Aspetta, vedo che Paolocci, Don Claudio vuol dire qualcosa. Piuttosto utilizziamo anche i microfoni o non è necessario? Forse può essere utile. Allora Pongo a lui. sì, appunto, la lasciamo... Sì, così ogni tanto per incontrare la persona, escluderei al momento di sostanza di che quindi che di buona linea già il Piccardo avesse assunto dallo stesso Presidenti lo spirito che ci ha parlato, no? Che non significa che non lo conoscesse, anche perché non conoscere i Presidenti a Genova allora era un po' difficile, e quindi fondamentalmente mi pare che una risposta, per quanto diciamo non definitiva, deve essere individuato in questi elementi. E un ulteriore conclusivo elemento che è bene richiamare il fatto che il giovane Piccardo non sia soltanto, diciamo così, tra virgolette, stupito, no? Questo incarico, dal punto di vista emotivo, però probabilmente anche dal fatto del dire perché io, in quanto all'interno del gruppo più ristretto del Frassinetti, c'erano persone che avrebbero potuto, sì, dal punto di vista naturale, della logica immediata, dare almeno una lettura esterna più compiuta, diciamo, continuità alla sua opera, perché erano stati accanto a lui. No? Ci si è domandati nel tempo perché non i suoi fratelli, tanto per dire, o lo stesso Bianchi, citato prima dalla relatrice, il quale Bianchi, tutta una storia particolare, di noi credo lo conosciamo, però e che poi fonderà a sua volta una congregazione femminile, religiosa, che tuttavia esiste, è attiva, e anche se i numeri abbastanza ristretti, ma esiste, e fondamentalmente si occupò anche come, diciamo così, responsabilità di quanto era dello spirito proprio del Presidente, cioè l'opera, no? Secolare, chiamiamola adesso per capirci. E quindi di questi elementi, è una domanda quindi a un senso alto dal punto di vista delle verifiche non solo documentarie ma anche interiori e spirituali, le scelte poi operate, acquisisce una novità di lettura, il fatto che l'azione dello spirito abbia preso fuori dal buco, come si dice, no? Uno che, pur avendo parallelamente quello stesso spirito, avrebbe forse per motivi diversi potuto continuare quella opera. Poi, cose che già sono state stamattina completato. Questo, lo dirò un po' nel pomeriggio, anticipo in 2 parole, interventi, riguarda anche quello che il mio giudizio a oggi non è ancora stato né fondito, quindi definitivamente studiato, del cambio generazionale che diventa
il fiore all'occhiello nella testimonianza del Piccardo, sia per essere il successore del Frasinetti da una parte, sia, dopo diversi anni, essere chiamato, non dimentichiamo, persone che facevano parte di questa cerchia, che adesso per capirci possiamo chiamare della prima generazione, e quali il Reggio poi alla nomina direttore dei seminari per le cose che oggi insieme potremo condividere. No, vabbè, tanto è uguale. Sarò brevissimo, tanto troppo forte con la voce. Sarò brevissimo. Ho detto a Venturino, uno dei momenti fondamentali e certamente in cui non è semplicemente un aspetto di diciamo così, un aspetto di lasciami fare, non ma l'aspetto quando scrive la lettera, il famoso 31 aprile, che non esiste. Vi leggo quello che scrive a Cardinale Respighi per intendere che va completamente al di là di tutto quello che era immaginabile fino a quel momento. Lui dice: sarebbe forse troppo eminenza che il Santo Padre concedesse alla congregazione, perché avevamo già congregazione di diritto diocesano, come un privilegio speciale d'essere su questo punto equiparata alle congregazioni approvate dalla Santa Sede. Certo, ciò noi non meritiamo, perfettamente, in quattro, ma il concedere questo penso che non sia il primo caso, in realtà no. Essendo un privilegio non odioso per alcuno e molto più utile alla congregazione stessa. Fino a quel momento, cioè fino al 31 aprile che non esiste, cioè fino al 30 aprile, si era ragionato sempre alla congregazione di Cittadino e la situazione non si poteva muovere, era bloccata, stanchina. E Piccardo, che ha questo, non è semplicemente un'intuizione giuridica, ma è, secondo me, veramente nasce dallo spirito, di chiedere qualcosa che in quel momento solo un pazzo poteva chiedere. Cioè, chiedere qualcosa che sicuramente avrebbe avuto un no, e invece ha un sì. Perché chiede a Pontificio di fare congregazione religiosa 4, dicasi 4. Ecco, questo è il momento in cui viene fuori quell'aspetto del Piccardo che non è mai stato sottolineato a sufficienza. Perché c'è questa capacità di andare al di là, di rompere gli steccati, di ragionare in una forma differente, di pensare, di chiedere qualcosa che nessuno avrebbe sforzare un giudizio avrebbe chiesto. Tu lo chiedi. Grazie. Scusate, c'è Maria Francesca che chiede un attimo la parola, poi... Una breve notizia, diciamo, perché c'è ancora da studiare su questo tema. Allora, a proposito del rapporto tra Frassinetti e Piccardo, probabilmente c'era una conoscenza indiretta da parte del Piccardo già da tempo. Perché? Antonio Piccardo Chierico era in contatto con Rosa Gattorno. Nell'archivio delle Figlie di Sant'Anna è conservata tutto il carteggio tra Antonio Piccardo e Rosa Gattorno. Rosa Gattorno era un po' la punta di diamante delle Figlie di Maria di Genova, perché aveva portato questa esperienza, diciamo, negli ambienti altollocati. Le Figlie di Maria si erano diffuse soprattutto negli ambienti popolari. Sappiamo che Santa Sabina era un quartiere, no? Prospiciente il mare, abitato da gente, diciamo, molto di carattere popolare. E Rosa Gattorno porta questa esperienza negli ambienti più alti, altollocati. Ha un grandissimo ascendente sul vescovo, tant'è vero che il vescovo non vuole approvare la regola a Genova. Frassinetti, disperato, alla fine si rivolge a Rosa Gattorno e dice: mettici tu mano, perché io non capisco cosa voglia il vescovo, vuole fare delle modifiche, non capisco che cosa vuole.
Rosa Gattorno ha questa ispirazione e pone mano fa queste modifiche che erano gradite a Monsignor Sharbatz e riesce ad ottenere l'approvazione delle regole. Quindi, tenendo conto che Antonio Piccardo e Rosa Gattorno erano in stretto rapporto, è possibile, e che lei ovviamente prima che fondasse la congregazione eccetera abbia sicuramente parlato ad Antonio Piccardo del Frassinetti, di questa nuova forma di vita che lei aveva abbracciato, quindi è possibile che Antonio Piccardo abbia conosciuto anche questa figura tramite Rosa Gattorno. È da studiare questo materiale, però esiste. Io a suo tempo l'avevo segnalata addirittura a padre Falasca, poi non so, nessuno ha avuto tempo e voglia di mettere mano, però sicuramente anche questo è un aggancio importante da prendere in considerazione. Dicendo una parola su questi, diciamo, contatti, certamente c'è la figura di Semino, che è stato un po' il tramite, e che ha continuato poi a collaborare comunque con Piccardo nei primi anni in cui Piccardo è stato il direttore. Semino è stato da Piccardo nominato direttore della casa di San Giuliano d'Albaro nel 1870, e poi l'anno successivo è stato chiamato nella casa che ancora non era quella definitiva come vice direttore, quindi diciamo, non è detto che questo influsso sia molto forte, però comunque è stato un elemento di continuità la figura di Semino tra Piccardo e Frassinetti, quindi diciamo sicuramente indirettamente i contatti sono più validi e intensi di quello che diciamo, le fonti documentarie ci dicono, e le fonti documentarie, come è stato giustamente detto, ci dicono che di persona non si sono incontrati, quantomeno per parlare dell'opera dei Figli di Maria, perché lo volevano fare, ma Frassinetti è morto troppo presto. Io vorrei girare la domanda a Maria Francesca, la domanda che ci ha fatto. Cioè, potrebbe la congregazione proporre ai giovani oggi una consacrazione laicale? Ecco, dal tuo osservatorio, dalla tua esperienza, nell'ambiente dove stai lavorando con i giovani, quanto è di possibile questa realtà? Veramente sono io che ho fatto la domanda. Ti ringrazio per la domanda, è importante. Perché alle volte voi un po' confondete, no? L'aspetto laicale col fatto che ci sono dei laici, religiosi laici nella congregazione. Questa è una cosa. Quello di cui parlo io sono invece appunto gli eredi della Pia Unione, diciamo. La storia ci dice che ci sono state figure eminenti di grande rilievo, ho citato Giorgio Lapira, Giuseppe Lazzatti, quindi non lo so, certamente siamo in una situazione di secolarizzazione molto accentuata e un processo appunto molto accentuato, quindi perché no proporre anche questa forma di vita? Ci sono istituti secolari maschili, se andate nel dizionario della vita consacrata, guardate la voce istituti secolari, vi parla non soltanto di quelli femminili, anche di quelli maschili, no? Ci sono anche quelli sacerdotali, tra l'altro, esistono anche quelli sacerdotali. Io penso che sia possibile fare questa proposta, però la dovete conoscere molto bene e dovete poter aiutare e seguire i giovani a seguire questo ideale. Io penso che sia possibile, sono perle rare, ma è possibile senz'altro, c'è una storia, c'è una tradizione su questo, no? Diceva Giancarlo Rocca che bisognerebbe riscrivere la preistoria degli istituti secolari, perché
quando si parla di istituti secolari si parte direttamente dal Novecento, no? E non si tiene conto di questa preistoria che c'è nella seconda metà dell'Ottocento, no? Io penso che Frasinetti sia davvero da mettere in prima fila in questa preistoria degli istituti secolari, sia maschili che femminili. E quindi è da riscrivere questa storia. Purtroppo non c'è letteratura ancora in questo senso, però Frasinetti aveva le idee chiarissime su questo. Per esempio raccomandava sempre alle ragazze di mantenere sempre questo spirito di famiglia dentro la casa, di non avere regole rigide, di non assomigliare alle suore, no? Nella rigidità delle regole interne alla casa. Sollecitava molto questo apostolato creativo che nasce dal contatto con la realtà, ecco, non una pastorale preordinata che non si appoggia a delle opere proprie, no? Ma è proprio risposta alle contingenze del momento. E sollecitava molto in questo senso. Aveva le idee molto chiare su che cosa significasse secolarità, oltre che consacrazione, ma aveva le idee molto chiare anche sulla secolarità. Quindi non una condizione sociologica e basta, ma una condizione nativa sociologica, ma una situazione teologica. Questo Frasinetti l'aveva chiarissimo. È stato un processo, devo dire la verità, perché lui ha iniziato con la monaca in casa, che riecheggia un po' le monache di casa, anche nella dicitura, no? Quindi erano quelle ragazze che non potevano andare in monastero, allora restavano in casa e facevano questa vita, eccetera. Quindi era una specie di ripiego, no? O non avevano la dote, o erano precettati dalla famiglia. Lui parte da questo modello reale, ma poi lo trasforma completamente, perché le proietta in un apostolato fuori dalla casa. Le monache di casa erano proprio monache dentro le quattro mura. Cioè, l'idea di Frasinetti è esattamente il contrario, cioè di un apostolato di strada, diciamo, no? In mezzo alla gente. E questa cosa si rafforza quando lui conosce cioè riscopre Angela Merici. La Chiesa stessa aveva riscoperto Angela Merici, siamo agli inizi degli anni 60, lui la rilegge, la riscopre, pubblica la vita di Sant'Angela Merici e da Angela Merici in particolare prende proprio questa sottolineatura della verginità. Mentre la prima, diciamo, nella prima fase era un apostolato generico, potevi assistere un ammalato, potevi fare insomma cose diverse. Quando lui scopre Angela Merici, l'orientamento è più di tipo educativo, rivolto alle giovani e rivolto alla promozione della verginità. Quindi si chiarisce bene le idee. Quindi anche in Frasinetti c'è un'evoluzione, dobbiamo imparare anche a leggere questa evoluzione del suo pensiero. E comunque alla fine, quando lui fa il ricorso tra il 63 e il 67, difende a spada tratta questa cosa, con vescovi, sacerdoti, insomma, proprio fa una battaglia all'ultimo sangue, diciamo, no? Diceva, no, è così, non modificate questa idea, ha queste caratteristiche, deve essere così. Poi muore ovviamente nel 68 e quindi questo ricorso poi si ferma, però ci sono tantissimi documenti nel vostro archivio, importantissimi, che non sono stati mai consultati, mai messi in evidenza, perché anche le altre cose che sono state scritte sulle figlie di Maria, dal Vaccari, insomma da altri, non prendono mai in esame questa parte qui del ricorso alla Santa Sede, no? Che invece è una battaglia che lui voleva fare e ha mobilitato ballerini, Monsignor Gentile, no? Perché contattassero vescovi nel sud, nel nord, al centro d'Italia, proprio per convincerli a sostenere questa cosa presso la Santa Sede. Quindi le idee chiare ce le aveva. Ci sono altre domande? O altri interventi? Allora, ci rivediamo alle 15:30.
stesso luogo sarà la mia relazione e poi quella del padre di Don Paolucci alle 17. Buon pranzo. Allora, io cercherò di presentare la Pia Opera dei Figli di Santa Maria Immacolata, che come abbiamo visto è nata dalla Pia Unione. Questi termini a volte si confondono, però la Pia Unione è quella dei religiosi al secolo, di cui ha parlato stamattina Maria Francesca Porcella, e io invece parlo della Pia Opera dei Figli di Santa Maria Immacolata. E in effetti la relazione ha due aspetti, due punti, quello di dare un quadro di questa Pia Opera e poi di focalizzare il sorgere dell'ideale della congregazione religiosa. Perché la congregazione religiosa non nasce dall'oggi al domani, ma ha una sua gestazione sia come concetti sia poi anche come opere collegate alla formazione. Quindi ci sono due parti di questa relazione. La Pia Opera è durata per circa 37 anni, mese più, mese meno. Di questi 37 anni, 2 anni sono stati vissuti sotto la direzione di Frassinetti e il resto, quindi circa quasi 35 anni, sotto la direzione di Picardo. Questo deve in qualche modo aiutarci a vedere come sarebbe troppo schematico pensare che la Pia Opera sia tutta del Frassinetti e la congregazione tutta del Picardo. Vedremo come in effetti le due realtà si intrecciano e si, diciamo, anche si sviluppano attraverso tappe. Cioè questi 37 anni non sono passati tutti allo stesso modo. E anche se in forma un po' schematica e grossolana, però io cercherò di focalizzare, diciamo, dei momenti nei quali un aspetto era prevalente, un problema si è rilevato, è emerso, e quindi diciamo che questi anni sono passati con caratteristiche anche diverse tra di loro. E all'inizio vorrei anche, diciamo, farvi presente che dobbiamo fare attenzione all'uso dei termini, perché poi anche in passato ci sono state delle confusioni. Quindi ci sono delle parole che col passare del tempo hanno assunto un significato diverso. Una di queste parole è la parola congregazione, perché quando Frassinetti viveva e anche ha scritto delle regole, la parola congregazione è stata usata, ma in un senso diverso da quella che noi oggi consideriamo. I figli di Maria Immacolata viventi al secolo, cioè i religiosi al secolo, erano divisi in due congregazioni. C'era la congregazione di Santa Sabina e la congregazione di San Luca. Quindi a quei tempi la parola congregazione indicava un gruppo, diciamo un'associazione autonoma che aveva un suo superiore, una sua vita reale. Ma per esempio i gesuiti hanno le congregazioni mariane, che sono nelle varie città dove loro sono presenti il gruppo apostolico dei giovani. Quindi questa parola congregazione all'inizio viene assunta con questo significato e Frassinetti la usa con questo significato, quindi appartenenti ai religiosi del secolo in un gruppo determinato che poteva essere o quello di Santa Sabina o quello di San Luca.
Successivamente invece poi la parola ha assunto il significato che gli diamo noi oggi, cioè di creare un gruppo di religiosi che vivono sotto una stessa regola facendo i 3 voti di povertà, castità e obbedienza, quindi quello che più o meno intendiamo anche oggi, ma questo viene solo molto dopo. Un'altra osservazione è che la dicitura figli di Maria è una parola che ha un significato molto ampio. Stamattina, sempre permettetemi di chiamarla Maria Francesca, ha fatto presente che esistevano i figli di Maria legati ai vincenziani, anzi legate, erano prevalentemente gruppi femminili, e le figlie di Maria legate ai gesuiti. Quindi, diciamo, è un'espressione molto ampia. L'espressione figli di Santa Maria Immacolata indica 3 momenti diversi. I religiosi al secolo, che vivevano anche nelle loro famiglie, poi il gruppo, prima erano 3, poi sono aumentati, di viventi in comune, quindi quelli che, diciamo, sono stati la cellula poi della nostra congregazione, che però erano questa opera dei figli di Santa Maria Immacolata, ma senza che si parlasse di congregazione in senso stretto. Poi la stessa dicitura viene di peso presa per la congregazione e indica ancora oggi noi, figli di Santa Maria Immacolata, ma con tutta una serie di sfaccettature, di significati abbastanza articolate. Quindi nell'uso delle parole dobbiamo un attimino poi riflettere a quale fase ci si riferisce e quindi fare attenzione a non fare confusione. Allora, iniziamo dal periodo con Frassinetti. C'è una preparazione che abbiamo visto più o meno nell'autunno del 65, in cui Frassinetti lancia l'idea di fare una casa di vita comune tra i religiosi al secolo. E, come ha suggerito Maria Francesca, io condivido questo pensiero, in effetti Frassinetti in larga misura ha l'idea di quello che già facevano le ragazze, quindi un gruppo più impegnato di laici consacrati che attraverso la casa comune poteva essere anche un punto di riferimento per giovani sbandati, per fare catechesi, quindi una realtà, diciamo, un po' forte che permetteva di rendere più efficace l'attività e l'apostolato dei religiosi al secolo, che era un apostolato ampio, ma in modo particolare mirato ai giovani. Quindi Frassinetti lancia l'idea, insiste, non riceve un'accoglienza particolarmente calorosa. Abbiamo delle lettere scritte da un certo sacerdote che si chiamava Bernardo Rosina, che 25 anni dopo ricorda questi momenti, e comunque, diciamo, Frassinetti è l'iniziatore di questa casa di vita comune, alla quale aderiscono 3 persone. Le abbiamo anche già ricordate stamattina. Una si chiama Pietro Olivari, che possiamo dire assume fin dall'inizio un po' un ruolo di leader, sia perché è più grande di età degli altri, sia perché effettivamente era il più fervoroso, il più zelante, il più significativo. Una persona molto importante che meriterebbe maggiore attenzione da parte nostra di figli di Santa Maria Immacolata. Qui una piccola parentesi, permettetemi di ricordare che il qui presente padre Dino Arcero, quando lavoravamo a Risonanze a Porto, aveva intitolato la nostra tipografia a fratel Pietro Olivari, perché effettivamente era un grande tipografo e quindi, diciamo, è stata una bella idea di intitolarlo a Pietro Olivari. Però una persona che dovremmo, secondo me, studiare molto di più. In ogni caso, questi 3 giovani fanno la visita al santuario della Madonnetta, questo pellegrinaggio, si consacrano a Dio, si affidano alla Madonna nella cosiddetta festa della Madonna della Provvidenza, che a Genova era festeggiata la seconda domenica dopo l'Epifania, perché la prima era il battesimo, e iniziano la vita in comune. Quindi di questa vita comune sappiamo poco, però ci restano già delle regole. Per quanto molto schematiche, noi abbiamo questa prima regola. Quindi fin dall'inizio, e questo è un altro dato che deve essere comunque messo, diciamo, agli archivi, che fin dall'inizio esisteva una piccola e, diciamo, abbastanza semplice, però codificazione, sia degli scopi sia del modo di procedere. E qui vale la pena di guardare cosa
cosa dicono questo regolamento. In effetti l'ha già fatto anche Maria Francesca, ma mi permettete di ricordarlo. Dice: lo scopo dei figli di Santa Maria Immacolata che si deliberano a fare tra loro vita comune è di promuovere quanto possono la gloria di Dio. Questo era tipico di Frassinetti, e la salute delle anime. E perciò si propongono di coltivare e assistere quei giovani che dimostrassero tendere a una vita devota. Quindi giovani che dimostrassero tendere a vita devota. Il particolare è importante perché non si parla di vocazione allo stato ecclesiastico, ma all'inizio si voleva fare una causa che desse in qualche modo più forza al movimento dei religiosi al secolo, soprattutto per aiutare giovani nel cammino di fede. Quindi era un aiuto generico e generale al cammino di fede, in particolare dei giovani. E più avanti si recita: quanto alle regole riguardanti lo spirito, quindi la spiritualità, le attività devozionali, eccetera, saranno le medesime della Pia Unione, quindi religiosi del secolo, unione, dei figli di Santa Maria Immacolata, alla quale dovrà prima appartenere chiunque vorrà unirsi a questa, che veniva chiamata anch'essa Pia Unione, dei viventi in comune. Quindi era necessario essere religiosi al secolo, e vediamo come Piccardo, che già era prete, però umilmente fa il noviziato per fare il figlio di Santa Maria Immacolata secondo le regole dei religiosi al secolo, dove c'erano molti laici, però c'erano anche i sacerdoti che li guidavano, tra cui appunto Giacinto Bianchi, di cui si è parlato stamattina. Quindi in questa prima fase possiamo dire che l'aspetto vocazionale è presente, ma in modo molto soffuso. Soprattutto Frassinetti sperava che qualcuno di questi giovani, vivendo una vita di pietà, piano piano maturasse anche di essere lui poi chiamato al sacerdozio. Invece, pochi mesi dopo che questa esperienza nella canonica del Frassinetti, di Santa Sabina, è decollata, pochi mesi dopo invece si fa strada proprio l'assistenza di giovani che vogliono diventare sacerdoti e che sono molto più piccoli dei religiosi del secolo. Cioè Pietro Olivari era nato nel 31, quindi nel 66 aveva già 35 anni. Però sia Pietro Ghiglione che Emanuele Pedemonte erano sulla ventina, 22-23 anni, mentre questi ragazzi avevano 10 anni, 11 anni. Però Frassinetti incontra nella sua canonica questo Niccolò Ferretti, che andava tutti i giorni a messa. Frassinetti, che era anche molto, diciamo, comunicativo con le persone, gli chiede: ma cosa fai, cosa vorresti fare? Insomma, viene a scoprire che lui vorrebbe farsi sacerdote. E quindi ovviamente si è fiondato per aiutarlo. E l'idea era di mandarlo da questo Francesco Montebruno, un pio e santo sacerdote di Genova, anche lui un po' da sviluppare come personalità, da studiare meglio, che aveva fondato gli Artigianelli, cioè praticamente, per quel che ne capisco io, erano delle persone che venivano aiutate attraverso il lavoro a santificarsi e un po', in qualche modo possiamo dire anche un po' allo stile di Don Bosco, quindi di utilizzare, diciamo, l'aiuto e il lavoro per assistere dei giovani. Però Pietro Olivari, sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, che suggerisce ai Frassinetti, qualcuno dice che ne aveva parlato prima con Raffaele, qualcuno dice che ne aveva parlato prima con Giuseppe, ma la cosa non è importante, diciamo, lo possiamo accogliere noi, fra di noi, e con i nostri risparmi lo sosteniamo. E quindi da lì inizia una, diciamo, accoglienza vocazionale che fa un grande successo, perché nel giro di 2 mesi i ragazzi sono già 4-5 e non ci stanno più nella canonica di Santa Sabina. Quindi il 17 di maggio si trasferiscono
questa volta tutti quanti agli Artigianelli, perché Montebruno, che era amico di Frassinetti e soprattutto che era amico di Olivari, accetta di ospitarli nella loro casa, cioè una soffitta abbastanza accogliente, anche nel pian terreno qualcuno c'è stato, insomma. Quindi da questo momento, cioè da quando si trasferiscono, per così dire, agli Artigianelli, inizia una seconda fase, sempre sotto Frassinetti, in cui l'aspetto dell'accoglienza vocazionale ha un ruolo centrale. Cioè praticamente questo gruppo, che non era partito con questa intenzione, però questa comunità si specializza nell'accogliere dei giovanetti poveri che vogliono diventare sacerdoti. Questo è possibile, primo perché Frassinetti comunque su questa cosa ci stava battendo, ci stava studiando, stava scrivendo. Maria Francesca ha ricordato questa lettera ad Almirico Guerra sulla deficienza delle vocazioni allo stato ecclesiastico. E quindi Frassinetti, diciamo che era profondamente impegnato in questa direzione. E dall'altra, il fatto che a quei tempi c'erano tanti giovani che speravano di diventare sacerdoti, che è un po' la grande differenza col mondo di oggi. Cioè, mentre nel mondo di oggi non è naturale, come dire, che un giovane desideri di farsi sacerdote, cioè c'è sempre il gioco della grazia, ci sono tanti elementi, qualche vocazione, grazie a Dio, ce n'è, forse più di quelle che noi vediamo, però per tutta una serie di circostanze oggi è difficile, mentre a quei tempi, per tutta una serie di circostanze, nei quali sicuramente dobbiamo mettere anche la grazia di Dio e dei valori soprannaturali, però anche dei valori di tipo sociale, di tipo culturale, i giovanetti che volevano farsi sacerdoti erano numerosi. E quindi diciamo che trovarne non è stato difficile, anzi il problema era di trovare il posto per mettere questi giovanetti. Quindi inizia questa seconda fase, nella quale l'aspetto vocazionale diventa centrale per il gruppo, quindi per questa Pia Unione, che non è mai stata Pia Unione, se non nella carta, però per questo gruppo di figli di Maria viventi in comune l'aspetto vocazionale diventa l'aspetto più rilevante e infatti si fa una seconda regolamento. Quindi in questo secondo regolamento si legge così: in questa casa si ammetteranno giovinetti di specchiata moralità e pietà, che diano fondata speranza di vocazione ecclesiastica, per i quali i figli di Santa Maria Immacolata si adopereranno, quindi i religiosi del secolo più grandi di loro, di una decina d'anni, si adopereranno a procurar loro i mezzi necessari a conseguire la loro vocazione, quando non possono avere sovvenzioni dai parenti. Quindi sempre con Frassinetti siamo entrati nella seconda fase, che è quella, chiamiamola decisiva, di mettere l'accoglienza dei giovinetti poveri che vogliono diventare sacerdoti al centro dell'impegno di questa comunità. Però facciamo attenzione che i secolari, cioè i religiosi del secolo, continuavano ad esistere, cioè siamo nel 1866, fino al 1874 diciamo, la congregazione di San Luca e di Santa Sabina funzionano benissimo e quindi i religiosi al secolo continuano ad andare avanti e il gruppo di questi che vivevano in comune ne fanno parte, per cui anche questi ragazzi che vengono accolti poi vengono inseriti nella Pia Unione generale. Da sottolineare il ruolo di un certo Giovanni Battista Semino, che faceva parte dei religiosi al secolo, ma che era anche chierico, quindi studiava in seminario, però non stava fisso in seminario, ma studiava in seminario. E che quando aveva tempo libero andava nella casa dei figli di Maria ed era lui che insegnava il latino. Un po' di latino lo insegnava anche Frassinetti, però sostanzialmente diciamo, l'aveva fatto prima, quando ogni tanto lui ospitava dei ragazzi, tra cui c'è stato anche il famoso scrittore della vita dello stesso Frassinetti, Don Fassiolo, che prima era stato
ospite della canonica del Frassinetti. Quindi che cosa facevano? Allora, molti dei ragazzi che arrivavano non avevano neanche finito le elementari, quindi se dovevano finire le elementari li aiutavano a finire le elementari. E poi, per quanto riguarda gli studi, c'erano 5 anni di ginnasio, perché a quel tempo non esistevano le medie, ma esistevano 5 anni di ginnasio dove già si iniziava a fare il latino, e poi 3 anni di retorica che corrispondono più o meno a quello che era il liceo classico. Quindi loro andavano in seminario per gli studi, però avevano bisogno di ripetizioni, avevano bisogno di sostegno, e questo semino cappeggiava, diciamo, il gruppo dei sostenitori della cultura di questi ragazzini, con qualche aiuto di qualcun altro, compreso Raffaele Frassinetti, se c'era bisogno forse anche Frassinetti. Quindi questo gruppetto era di religiosi del secolo che curavano 5-6 ragazzi, i quali andavano in seminario ed erano sostenuti economicamente, sempre dalla comunità, sia Olivari che Frassinetti sborsavano quello che potevano, e sul piano culturale andavano in seminario, ma con aiuti per andare avanti, perché non erano molto, diciamo, non erano di famiglie culturalmente molto sviluppate, quindi avevano bisogno un po' di sostegno. Questo è l'inizio. Frassinetti però crede a questa iniziativa e si rende conto che aveva bisogno di essere supportata. Lui una volta alla settimana faceva loro delle conferenze sicuramente importanti, perché dava un po' la direzione. Pietro Olivari era una persona molto valida, quindi manteneva, diciamo, anche con un certo carisma, una bella atmosfera nella comunità, ma ha capito che c'era necessario che ci stesse un direttore fisso insieme ai ragazzi e che quindi sviluppasse le cose in modo più autentico. Per cui Frassinetti da un lato crede all'iniziativa, dall'altro capisce che non la può mandare avanti lui. Quindi cerca qualcuno che sia disposto diciamo, a mandarla avanti. Ovviamente un po' sotto la sua ispirazione, però l'ideale è che ci fosse qualcun altro. Cosa fa Frassinetti? Scrive a Don Bosco. I rapporti con Don Bosco erano buoni, credeva nel carisma di Don Bosco, sapeva anche comunque che Don Bosco, nelle cose che faceva lui, era lui che comandava. In ogni caso si tenta la carta di Don Bosco, perché in qualche modo lui sperava che appunto questo tipo di iniziativa avesse un futuro. Però Don Bosco dice che è pieno di roba da fare, che non è in grado di farlo, però dà un suggerimento, dice: prova a chiedere a Pestarino. Don Domenico Pestarino, che stava a Mornese, era quello che aveva aiutato le figlie di Maria di Mornese, quindi nella fondazione delle figlie di Maria aveva avuto un ruolo centrale, e quindi ha detto forse anche con i figli di Maria potrebbe fare qualcosa di buono. Però anche Pestarino rinuncia. Ed è a questo punto, quindi siamo, diciamo, nella, chiamiamola, terza fase del periodo di Frassinetti, nel quale si cerca una stabilità a quest'opera che è ancora all'inizio. Quindi questa stabilità Frassinetti la cerca soprattutto trovando un direttore, ma pare, anche se non abbiamo documenti proprio univoci, che abbia creato una specie di comitato, chiamato Commissione dei Promotori, di persone che in qualche modo simpatizzassero per l'iniziativa e la supportassero anche economicamente, e potessero poi in futuro anche cercare sovvenzioni da amici, benefattori, persone ricche, persone povere, insomma, quindi crea una commissione di questi promotori e soprattutto cerca un direttore. Allora, Gian Battista Semino, che abbiamo visto faceva il latino, dice ai fratelli Frassinetti: in seminario c'è un giovane molto in gamba, molto simpatico, che nella camerata dei piccoli mostra di avere tatto, di sapercela, insomma, che ce la sa fare.
si potrebbe parlare con lui, si chiama Antonio Picardo. Allora, Frassinetti probabilmente avrà anche chiesto chi sarà, chi non sarà, però insomma ha visto che sembrava una persona valida e quindi gli ha dato il via libera e supponiamo che sia stato Semino che ha parlato con Picardo e gli ha prospettato l'iniziativa. Noi abbiamo una testimonianza di Picardo che ha lasciato delle note nei primi 6 anni in cui lui è stato il direttore, ha lasciato, non molte, però alcune note delle cose che sono successe e testimonia che quando gli hanno parlato lui era rimasto molto contento di questa idea, gli era piaciuta, però era abbastanza perplesso, sia perché lui comunque doveva sottostare all'ordine dei superiori, in quanto, sia perché si vedeva anche molto giovane, ancora un po' inesperto. Però ha detto a Semino, va bene, adesso quando finiscono le vacanze cercherò di contattare Frassinetti, di parlarne con lui, vediamo se ci mettiamo d'accordo, va molto bene, poi comunque io devo rimettermi alla decisione dei superiori. E quindi qui diciamo ci lasciamo perché chi ci ha lasciato è Frassinetti, che senza chiedere il permesso a nessuno se n'è volato in cielo il 2 di gennaio e noi possiamo fare tutti gli anni il Dies Natalis per questa ragione. Quindi diciamo l'abboccamento, l'accordo, il passaggio di testimone di fatto materialmente non è mai avvenuto. E quindi finisce diciamo, la prima parte dell'opera dei figli di Maria con Frassinetti e inizia quella con Picardo. Però c'è un periodo di interregno perché Picardo è ancora diacono, doveva essere ordinato sacerdote, cosa che è avvenuto il 6 di giugno di quel 68 e all'inizio effettivamente la morte di Frassinetti ha un po' sconcertato gli animi, non se l'aspettavano, quindi anche Pietro Olivera ha detto io non me la sento di dirigere quest'opera. Allora è intervenuta la commissione dei promotori, nei quali il direttore, insomma il presidente di questa commissione dei promotori era niente meno che Magnasco, quindi quel Salvatore Magnasco di cui continueremo a parlare perché è stato comunque uno dei grandi benefattori della nostra congregazione, che aveva già collaborato con Frassinetti, si può dire che era amico, che tra l'altro conosceva Picardo, poi se vuole ce ne parla Padre Giuseppe, perché era suo alunno in teologia, forse un pochettino dopo, ma comunque era un professore dell'università, quindi insomma conosceva i giovani, eccetera, quindi conosceva bene Picardo. E questa commissione è intervenuta innanzitutto per rassicurare i figli di Maria che vivevano in comune, che non erano soli e che diciamo, erano sostenuti. Hanno deciso che appena era possibile Picardo avesse preso le redini della situazione e che avrebbero parlato col vescovo, cosa che hanno fatto soprattutto attraverso la persona di un certo Gaetano Alimonda, anche questo è un personaggio importante diciamo, nella storia di Genova, poi è diventato anche cardinale di Torino, che è andato con Picardo e ha ottenuto da Charvaz tutto quello che desideravano, cioè che appena diventava sacerdote si potesse occupare come direttore dei Figli di Maria, e Charvaz ha anche scritto un attestato che quest'opera era utile e meritoria per la diocesi e quindi invitava la gente a dare soldi. E qui dobbiamo dire che comunque questo aspetto, che forse oggi magari noi siamo meno attenti, però era un aspetto importante, cioè col crescere dei ragazzi si è capito che i soldi di Olivari e eventualmente Frassinetti non bastavano più, quindi che bisognava continuamente chiedere sovvenzioni da parte della gente. Quindi la commissione dei promotori ha svolto questo ruolo importantissimo di collegamento tra il gruppo della comunità e la società civile, o se vogliamo la società ecclesiale, nella quale da un lato sì c'erano anche delle grandi famiglie benefattrici, a volte anche molto generose,
però nelle quali la cosa forse più significativa era la presenza di tanti piccoli offerenti, tante anime buone, magari le solite vecchiette delle parrocchie che danno l'obolo della vedova, che però avevano bisogno, come dire, di una organizzazione che raccogliesse i soldi in modo sistematico. E quindi col passare del tempo questa commissione non solo ha aiutato nel momento presente della contingenza, ma è stato ha affiancato i Figli di Maria Viventi in Comune con una vera e propria organizzazione, diciamo, in cui si raccoglievano soldi, si distribuivano anche delle pagelline in cui ognuno si impegnava: ogni mese do 5 lire, ogni mese do 10 lire, e quindi questa commissione di promotori ha avuto un ruolo molto importante. Qui dobbiamo anche dire che Don Claudio Paolocci, qui presente, ha studiato proprio nella settimana religiosa come effettivamente c'era diciamo, una serie di riscontri da parte della gente che seguiva l'opera dei Figli di Maria e veniva anche informata, soprattutto attraverso questa settimana religiosa, che era l'organo quasi ufficiale della diocesi, e quindi c'era diciamo, una partecipazione ecclesiale sia di simpatia sia anche di finanziamento di questa opera, che attraverso anche questo aiuto ha potuto continuare a crescere. Piccardo assume la direzione, si dice che avrebbe voluto che continuasse Olivari, che però assolutamente non ne ha voluto sentire, e quindi diciamo, l'ha presa in mano Piccardo, che aveva allora 23 anni, quindi dobbiamo anche tenere presente che era ancora molto giovane, nello stesso tempo pieno di idealità, pieno di energie, pieno di buona volontà, e incomincia subito, diciamo, a dare una sua impronta, che ognuno può valutare come vuole, però sicuramente ci si è gettato a capofitto. All'inizio, in realtà, ha continuato anche un po' a studiare all'università perché faceva giurisprudenza, però poi ha visto che non poteva fare tutte e due le cose e ha optato in modo risoluto per, diciamo, per dare all'opera dei Figli di Maria tutte le sue energie. Nell'estate del 68 ha ospitato questi giovani nella villa di Serrea, che era una villa della sua famiglia, e che di fatto poi ha messo in larga misura a disposizione dell'opera dei Figli di Maria, e quindi piano piano ha organizzato un po' intorno a sé la vita di questo gruppo, che però continuava l'itineranza. Quindi la prima parte della vita diciamo, della direzione di Piccardo è stata una direzione itinerante, in cui Piccardo, come abbiamo anche visto, è diventato religioso al secolo, permettetemi questo termine per evitare le confusioni, cioè anche lui ha fatto parte della Pia Unione dei Figli di Santa Maria Immacolata, così come facevano tutti questi ragazzi che, ancora giovani, quando avevano l'età però, perché credo che prima di 16 anni non si potesse far parte di questi religiosi al secolo. Comunque, in ogni caso, questa itineranza vede dei posti che magari chi sta a Genova, forse un giorno, così la butto tanto per dire, con Don Paolo ricerchiamo tutti questi posti dove sono stati. Dagli Artigianali si sono spostati in una viallata che poi non è molto distante da via Ruffini. Questa viallata è andata bene per un anno, poi hanno dovuto comprare, cioè affittare un'altra sede in via Fieschi, anche lì non troppo distante, e avevano 2 case, una per il giorno, poi alcuni andavano a dormire nell'altra casa, quindi diciamo è stata un pochettino faticosa anche la vita, la convivenza, per cui poi si sono trasferiti in via Milius, che anche questa non sta troppo distante dalla Basilica di Carignano e dalla via Ruffini dove sta adesso l'Istituto Piccardo, e quindi praticamente ogni anno o ogni 2 anni c'era un trasferimento. L'ultimo è stato in via delle Cappuccine, e che è durato un anno, praticamente dall'ottobre del 70 fino al febbraio del 72. In ogni caso nel 72 è stata comprata quella che poi è diventata il Piccardo, che allora si chiamava via Ginevrina, ed è stata comprata da 5 persone
che si dice l'hanno comprata in solido, cioè non è che uno ha preso un pezzo e l'altro un altro pezzo, ma tutti insieme hanno comprato questa casa che era di tutti per un quinto. Queste persone erano padre Picardo, Giovanni Battista Semino, Pietro Olivari, poi c'era un certo Antonio Guano e un certo Giuseppe Canale. Quindi due laici, che erano tutti e due figli di Maria, che quindi avevano il loro lavoro, la loro... In realtà questo Giuseppe Canale poi è stato un grande salesiano, cooperatore salesiano, perché era sposato, credo. Comunque, di fatto, queste 5 persone hanno comprato questa casa e in effetti questa casa segna una svolta, perché lì ci si poteva veramente organizzare bene, si stava a casa propria, quindi anche, non so, si poteva fare più chiasso, ma soprattutto c'era posto per più gente. Quindi all'inizio stavano circa una quarantina di persone, all'inizio erano un po' di meno, ma poi sono diventate di più, quindi nuovi diciamo, lavori per ampliare, per sistemare, fino a che dopo l'80, anno in cui è stato costruito diciamo, il cosiddetto braccio destro, mi sembra, dove c'è la cappella, poi sopra in alto il vescovo Magnasco si era riservato praticamente il terzo piano per fare lì una scuola di specializzazione per teologi che volevano approfondire dopo l'ordinazione, fare degli studi un po' specialistici, e quindi diciamo che è cambiata la vita della comunità. Tant'è che proprio Magnasco, che nel frattempo era diventato vescovo ausiliare, ha consigliato di fare le scuole interne per il ginnasio. Quindi per il ginnasio dal 73 praticamente non sono più andati in seminario, ma per il ginnasio hanno fatto le scuole interne. E quindi questo ha anche creato la necessità di sacerdoti professori che potevano anche stare fuori, ma che era meglio se stavano dentro. E quindi piano piano si è costruita, diciamo, un gruppo docente e formante che poi è diventato il nucleo della congregazione, possiamo dire. Quindi dopo il 72 che è stata comprata questa casa sede fissa, quindi cambia la vita della comunità. Intanto però devo segnalare che quasi da subito Picardo ha aperto una filiale, cioè praticamente Picardo, che veniva da una famiglia anche un po' manageriale, il padre aveva una cartiera, poi il fratello ha continuato su questa strada, poi comunque è stato diciamo, era credo un ingegnere, ma con una certa capacità manageriale, quindi era anche un tipo dinamico e ha capito che, visto che i giovani che volevano diventare sacerdoti c'erano, ma anche che comunque erano i tempi in cui la gioventù aspirava a un'istruzione che stava crescendo a livello sociale, quindi ha aperto questo collegio intitolato a San Giuseppe, a San Giuliano di Albaro. Però siamo nel 1870, quindi un anno e mezzo dopo che lui ha preso le redini del gruppo. E ci ha messo Giovanni Battista Semino e c'erano, credo, una ventina di ragazzi che studiavano, poi quelli più dotati o che comunque manifestavano il desiderio di farsi sacerdoti venivano poi portati nella casa di Genova. E quindi questo è un particolare che potrebbe non sembrare importante, ma in effetti per come vediamo che poi si comporta Picardo, manifesta diciamo, il suo stile di lavoro e anche il fatto che lui aveva delle vedute abbastanza di ampio respiro, guardava al futuro, guardava alle prospettive e anche che sapeva collaborare, perché comunque dava una certa autonomia a questo Giovanni Battista Semino, che poi dopo un anno è stato chiamato a stare, diciamo, come vice direttore di Picardo. Non è durato molto, ma forse anche per ragioni di salute, è subentrato un altro lì ad Albaro. Poi è successo che
a San Giuliano d'Albaro sono tornati i benedettini, perché era un ex convento benedettino che i benedettini hanno voluto recuperare, ma il Collegio San Giuseppe è continuato nella villa di Serrea, dove è rimasto fino al 74, quindi non molto a lungo, però comunque il desiderio di fare questo Collegio San Giuseppe è antico. Quindi vediamo adesso quali sono le caratteristiche, certo un po' diciamo facendo passi un po' grandi, le caratteristiche di questi figli di Maria che vivono sotto la direzione di Piccardo, ma sempre con Pietro Olivari che è l'economo. Pietro Olivari che è una presenza discreta, silenziosa, poi tra l'altro lui lavorava fuori tutto il giorno, però comunque anche una persona capace di amicizia, che cercava di aiutare i ragazzi, di incoraggiarli, e che tra l'altro, siccome guadagnava abbastanza bene, sovvenzionava in modo non indifferente la comunità. Le caratteristiche di questa comunità sono, prima di tutto, la spiritualità che è sempre rimasta al centro dell'attenzione e che è una spiritualità cattolica, ma possiamo dire anche frassinettiana. Un grande amore all'Eucaristia, per esempio questo gruppo, cioè diciamo, i figli di Maria, spesso andavano anche a Sant'Orpete, dove c'era l'adorazione continua, che era stata fondata da Magnasco, da Frassinetti e da Sturla, insomma da varie altre persone legate, poi Don Paolo ci può anche correggere o aggiungere nomi. Quindi una spiritualità eucaristica forte, ovviamente l'impegno mariano, diciamo, centrale, e molto forte anche il legame col Papa. Questi giovani, loro stessi, invitano Piccardo come dire, a fare a volte anche delle penitenze per il Papa, perché sono gli anni in cui, nel 70, noi italiani sappiamo che c'è stata la cosiddetta presa di Roma, quindi c'è stato tra lo Stato italiano e il Vaticano, chiamiamolo un conflitto. A un certo punto il Papa è anche scappato da Roma e è andato a Gaeta, quindi sono stati anni, diciamo, in cui essere filo papalini non era neanche così semplice come ci può sembrare, però loro hanno sempre tenuto a che il Papa mandasse delle benedizioni, garantisse che questa opera era, diciamo, secondo lo spirito cattolico, e quindi anche nel libro Paolucci che è uscito da poco sono segnalati tutti questi interventi, diciamo, del Papa a vantaggio di questa comunità che però era contenta di stare sotto la sua protezione. Quindi questa spiritualità, chiamiamola frassinettiana, è sempre stata presente, a volte più intensa, a volte meno intensa, però diciamo non si è mai spezzato il legame spirituale con Frassinetti. Ci sono stati dei momenti di maggiore intensità, per esempio mi sembra nel 77, l'Accademia è stata fatta proprio su Frassinetti e per l'occasione è stato messo un quadro di Frassinetti fatto da un certo Isola, che probabilmente era poi uno degli ex figli di Maria, che c'è ancora al Piccardo. E poi questo 3 anni dopo, quando è morto Olivari, nel 90, 13 anni dopo, quando ha fatto anche Olivari, e poi ha fatto anche Raffaele Frassinetti. Quindi, diciamo, sono aspetti, se vogliamo, secondari, però che manifestano un attaccamento alla spiritualità frassinettiana. Anche se dobbiamo dire che il carattere di Frassinetti e di Piccardo erano molto diversi, quindi, diciamo, delle differenze ci sono sempre state, poi ognuno è libero di avere maggiore sintonia con l'uno o con l'altro. Però, diciamo, questa linea cattolica frassinettiana è sempre stata molto presente e chiaramente anche le devozioni, non so, come San Luigi,
sono state, diciamo, sono devozioni frassinetiane che poi sono state ereditate e sviluppate dalla comunità. Un secondo settore di sviluppo e di caratteristiche è un settore che possiamo chiamare culturale, cioè innanzitutto lo studio. Credo che insomma, uno dei moti di Picardo fosse quello di pregare, studiare e stare allegri. Quindi questo aspetto, chiamiamolo culturale, che riguarda anche gli studi teologici e diciamo, accademici, però anche delle realtà complementari, è stato sempre presente. Per esempio si è molto sviluppata la musica. C'era un certo Don Mantero che teneva dei corsi di musica regolari, e poi questo Don Mantero, mi diceva Don Paolucci, era organista della chiesa che sta lì su dell'Assunta, e molto spesso, tra l'altro, i figli di Maria andavano in cattedrale a cantare. Poi col passare del tempo si è fatta più forte la influenza di Minetti, che si era specializzato in canto gregoriano. Era andato a San Giuliano d'Albaro, ritornato benedettino, lì aveva imparato il gregoriano, e dal 1887 ha fatto un corso regolare tutti gli anni tra i figli di Maria di canto gregoriano, e poi mi sembra nel 92 è andato anche nel centro che si chiama Solesme, un'abbazia benedettina francese, che era uno dei, diciamo, dei punti di radiazione del movimento gregoriano europeo, e lì diciamo, si è specializzato e poi è diventato una persona comunque di un certo rilievo nell'ambito anche nazionale. Quindi si facevano queste accademie alla fine dell'anno, che ogni anno erano su un tema diverso, però anche con componimenti poetici, a volte anche musiche fatte da Mantero, insomma, diciamo, erano momenti comunque culturalmente di un certo rilievo, che indicavano comunque una creatività, come è stato anche messo in rilievo stamattina da chi mi ha preceduto. Quindi c'è questa dimensione spirituale, questa dimensione culturale, e poi a livello organizzativo c'erano alcuni principi semplici e penso anche chiari. Per esempio Picardo insiste su questo di essere obbedienti ai superiori ma fraterni fra gli eguali, e quindi c'era un dialogo tra i ragazzi e anche con i superiori, benché nell'obbedienza c'era la possibilità di esprimere il proprio parere, di far presenti le proprie difficoltà. Quindi c'era un clima, chiamiamolo familiare, che più o meno, diciamo, intensamente, però è rimasta una delle caratteristiche dei figli di Santa Maria Immacolata. Il terzo elemento di questa comunità era il collegamento con la realtà ecclesiale cittadina, cioè si partecipava, direi, intensamente alla vita della diocesi, e cosa che poi può essere documentata soprattutto attraverso la settimana religiosa, e c'era anche un collegamento, diciamo, capillare con dei benefattori, quindi un'organizzazione poi guidata dalla commissione dei promotori, come vi ho accennato, che era composta sia da ecclesiastici che da laici, i quali erano impegnati a diffondere sia gli ideali di questa casa, di questa opera, sia anche a fornire dei finanziamenti molto utili. Ecco, quindi possiamo dire che uno dei momenti più significativi della vita è stato tra il 1891 e il 1893. Nel 1891 sono stati festeggiati i 25 anni di esistenza dell'opera, perché dal 66 al 91 sono effettivamente 25 anni. Poi 2 anni dopo, 25 anni di sacerdozio di Picardo. E si può dire che con queste due date l'opera è uscita, come dire, dalla fase sperimentale, ancora di incertezza, e si è presentata come una realtà solida, significativa e anche
molto utile per la diocesi. Ecco, quindi questa commissione prima era chiamata dai promotori, poi era chiamata d'amministrazione, in effetti ha sempre affiancato Piccardo. E qui, diciamo, mi sembra importante far presente che anche se padre Piccardo, che era una persona anche con un carattere forte, una volontà decisa, diciamo, ha sempre dato un po' lui l'impronta alla vita interna dei figli di Maria, però non è mai stato un dittatore. Cioè, lui ha dialogato con questa commissione dei promotori, che tra l'altro era quella che aveva l'ultima parola nell'accettazione o meno dei candidati. C'erano delle regole precise, c'erano dei regolamenti che adesso è anche un po' lungo vedere, anche perché ce ne sono tanti che si differenziano di piccole cose, però bisognerebbe fare uno studio comparato molto più lungo che io non ho avuto la capacità e il tempo di fare. Però questa commissione dei promotori, come dire, era un elemento che dava sia stabilità, ma anche garantiva che Piccardo non agiva così solo di impulso o di prepotenza, ma rendeva conto e ascoltava anche il parere di queste persone, che però per lo più non stavano nella casa. C'era per esempio Raffaele Frassinetti, c'era Semino che poi era diventato viceparroco da qualche parte, poi ha girato un po' nella diocesi, ma che continuavano a collaborare. Comunque c'è stato, diciamo, un contrappeso, ecco, nella gestione dell'opera. Dunque, vediamo un po' che ore sono. 16, 25. Siamo fuori tempo massimo. No, vabbè. Bevo un bicchiere d'acqua. Allora, passiamo, saltando un po' qualcosa, saltiamo alla seconda parte della relazione, cioè come è nata l'idea di erigere una congregazione religiosa. Diciamo che su questo punto ci sono anche delle tesi diverse, però la mia personale posizione è che bisogna dar credito a Minetti, quando Antonio Minetti scrive nel suo diario al 23 di novembre del 1887: questa sera ho parlato col direttore e gli ho prospettato l'idea di erigere questa casa a formale congregazione. Pare che sia disposto, anzi contento. Quindi il 23 novembre del 1887, secondo quello che scrive il giorno stesso Minetti, lui ha proposto a Piccardo di fare la congregazione e Piccardo ha espresso un parere favorevole. In effetti gli storici successivi, tra cui anche Renzi, dicono che si parlava della congregazione già dal 1885 e che era stato dato a un certo Alessandro Monti il compito di fare una bozza di regolamento. Però, a parte che questa bozza di regolamento non si è mai trovata, o almeno io non l'ho mai trovata, mi sembra strano che dopo 2 anni che si parlava di congregazione, Minetti possa andare dal Piccardo e che quello pare disponibile. Cioè, se era già ovvio che si stava lavorando per fare una congregazione, Minetti non andava a farci nulla a parlare con Piccardo. Quindi, invece, la testimonianza di Minetti fa capire che probabilmente prima non si parlava di congregazione, almeno a livello ufficiale. In effetti, questo Monti e poi anche un certo Luigi Profumo sono diventati gesuiti. Quindi è possibile che
fra di loro, diciamo nel segreto, Minetti con Profumo, con Monti, dice insomma, ma perché non facciamo una congregazione? Poi quei due hanno preferito trovarsi la congregazione già fatta e sono andati dai Gesuiti. Minetti è rimasto e ha provato a trasformare la cosa. Però comunque diciamo che dall'87 si è pensato a fare una congregazione, e più o meno una congregazione come quella che vogliamo noi, però poi lo sviluppo successivo ci mostra che, diciamo, ci sono state tutta una serie di scelte da fare. Allora, nel gennaio del 89, quindi 2 anni dopo che Minetti ha parlato, Piccardo ha chiesto a un suo amico che si chiamava Emiliano Manacorda. Questo Emiliano Manacorda era un vescovo di Fossano, che tutte le vacanze di Natale, cioè probabilmente diciamo a gennaio, dopo che magari avevano fatto le feste liturgiche, eccetera, comunque passava un periodo di riposo e lo faceva dai figli di Maria. E quindi era amico della comunità, amico del Piccardo, che sapeva che era un esperto giuridico, insomma era uno che si intendeva di leggi, di giurisprudenza ecclesiastica, e quindi hanno chiesto a Manacorda di fare una bozza di regolamento. Manacorda ha accettato e quindi nell'anno successivo, a febbraio, ha presentato questa bozza che abbiamo nell'archivio, c'è, quindi si può vedere effettivamente che cosa. Si parla di congregazione, diciamo è un progetto un po', non dico utopistico, però diciamo non proprio calato sul vissuto, anche se lui conosceva un po' la situazione, ma diciamo una congregazione come dovrebbe essere. Comunque diciamo la proposta era interessante, quindi è stata valutata positivamente, però Piccardo ha detto a Minetti: guarda, dovresti un po' aggiustarla per la nostra realtà, che è un po' diversa, anche perché poi sarebbe bene aggiungere un po' di spiritualità di Frassinetti, eccetera. E così di fatto è stato, anche se poi Minetti a suo modo aveva degli schemi un po' fissi, quindi ci ha aggiunto anche delle cose che magari non erano del tutto confacenti anche ai desideri degli altri, adesso non mi dilungo. Comunque poi dopo un po' padre Piccardo ha chiesto anche a Carlo Olivari di affiancarlo, eventualmente smussare alcune cose. Comunque in ogni caso nel 91, quindi vi ricordo che il 1891 è l'anno in cui c'è stato il 25esimo della congregazione. Nell'agosto si è fatta una riunione di tutti i sacerdoti della congregazione per parlare, ed è stata fatta la proposta: perché non ci trasformiamo in congregazione? E la risposta è stata positiva, tutti erano d'accordo, anche se ovviamente con diverse sfumature, e poi soprattutto forse non si era ancora focalizzato al massimo, diciamo, la problematica. Allora, la problematica che poi, salto un po' i passaggi, si è in qualche modo configurata, era che esistevano 2 modi diversi di concepire la congregazione. C'era una congregazione che possiamo sintetizzare di oblati, che sarebbe sostanzialmente di persone che sono fondamentalmente dei diocesani, ma che fanno vita comunitaria, che poi casomai nella discussione. Quindi praticamente la dipendenza dal vescovo è fondamentale, e soprattutto non c'è una prospettiva in un futuro anche remoto di diventare una congregazione vaticana, autonoma, e quindi con possibilità poi di svilupparsi in tutto il mondo. Quindi questa era una prima possibilità.
la seconda possibilità era una congregazione, diciamo, tradizionale, cioè come quelle che poi di fatto è stata scelta, che prima sono diocesane, però l'autonomia della congregazione è più marcata, le scelte, diciamo, fatte dal superiore generale hanno un maggior peso, e poi la prospettiva è, se cresce, se si sviluppa, eccetera, può diventare di diritto pontificio e quindi poi svilupparsi in tutto il mondo. Scelta non facile, anche io fino in fondo non so come mai poi è stata scelta quella che poi è stata scelta, possiamo dire grazie a Dio, perché sennò non saremmo qui, però c'è anche da dire che il vescovo Reggio, che è succeduto a Magnasco, e che comunque era anche lui benevolo verso i figli di Maria, e che diciamo, sostanzialmente anche stimava Picardo, propendeva per questa ipotesi della, chiamiamola un po' grossolanamente, congregazione di oblati, e varie volte aveva parlato con Picardo e gli aveva proposto di farla questa congregazione di oblati. Mentre Picardo all'inizio, che voleva la congregazione, però non aveva sciolto, come dire, il nodo, se scegliere la congregazione, chiamiamola normale, o questa, diciamo, di oblati. Sicuramente sappiamo che le persone con cui Picardo si è consigliato erano tutte favorevoli alla congregazione, chiamiamola normale. Quindi sia Gaetano Manacorda, sia altri prelati con cui si è consigliato. In modo particolare ha avuto un ruolo decisivo un certo Mistrangelo. Questo Alfonso Maria Mistrangelo è stato il superiore generale degli Scolopi, che hanno una casa a Genova. Quindi ogni tanto andava a Genova e, tra l'altro, per ragioni che adesso non ho visto dire, aveva conosciuto in gioventù anche Minetti. Quindi sia Picardo che Minetti erano molto amici di questo Mistrangelo, che era una persona cordialissima, è stato vescovo di Pontremoli e poi è diventato addirittura vescovo di Firenze e addirittura cardinale. È stato uno dei più accesi sostenitori della necessità di fare la congregazione regolare. Quindi è intervenuto, diciamo, energicamente, possiamo anche dire, perché Picardo non si lasciasse traviare, diciamo, dalla via più facile, perché sarebbe stato più facile assecondare la proposta di Reggio, sì. E quindi diciamo che questa scelta, non sappiamo bene quando, ma c'è stato anche un altro vescovo che si chiama Balestra, Pietro Balestra, che è intervenuto, e più un certo Giacomo Ghio, che non era ancora vescovo, ma era il parroco di Sori, che comunque era anche lui stato prima alunno dei Figli di Maria, poi molto amico, e anche lui spingeva in questa direzione. Comunque sta di fatto che a un certo punto è emersa questa convinzione, giusta o sbagliata che fosse, che se l'opera dei Figli di Maria non si fosse trasformata in congregazione, sarebbe stata destinata a dissolversi. Perché dopo che Reggio, che era, diciamo, simpatizzante, sarebbe morto, non si sapeva chi sarebbe venuto. E quindi un altro vescovo avrebbe potuto benissimo liquidare i Figli di Maria. E possiamo dire che in parte questo è anche, diciamo, non successo, ma è successo che il cambio di vescovo ha portato a una chiusura verso i Figli di Maria. Quindi per molti aspetti la trasformazione da opera a congregazione è stato quasi un passaggio obbligato, anche se non in senso stretto, però da un punto di vista morale le cose si sono messe in modo tale che sembrava quasi che l'unico modo di sicuro per garantire la vita dell'opera dei Figli di Maria era diventare una congregazione e quindi garantirsi, diciamo, uno status ecclesiale sicuro diciamo, e stabile. Quindi nel 1899, tra l'altro nel frattempo Picardo era diventato il rettore, di questo ci parlerà fra non molto
Don Paolocci, era diventato rettore dei seminari, quindi quando già era rettore nel 1899 si fanno addirittura 3 riunioni nella speranza di fare la congregazione in tempi brevi. Però si pone un grosso problema, e il grosso problema è la povertà. Perché ovviamente tutti erano favorevoli che ci fossero delle regole, però non è la stessa cosa fare i voti o fare le promesse. La promessa è un impegno però più, diciamo, blando e meno vincolante. Quindi diciamo che tra i vari presenti nella casa, molti, o almeno alcuni, dicevano sarebbe meglio fare solo promessa di povertà, ma non il voto di povertà. Qual era il problema? Il problema sostanzialmente era questo, cioè loro prestavano il loro servizio gratuitamente. Quindi tutto quello che facevano come professori, come assistenti, come tutto quello che volete, lo facevano gratis et amore Dei. C'era Olivari, Carlo Olivari, il cugino di Pietro, c'era Minetti, c'era soprattutto questo Gaggero, Tommaso Gaggero, che poi ha lasciato le note, che si chiamano acte d'agenda, dalle quali poi noi siamo in grado di ricavare tutte queste notizie. C'era Mantero, c'era, insomma, erano vari che lavoravano e che facevano tutto gratuitamente perché credevano nell'ideale. Però quando andavano a dire una messa o facevano una predicazione, facevano un triduo, questi soldi li tenevano loro. E quindi con una promessa di povertà avrebbero potuto continuare a tenerli, ma soprattutto questi soldi in molti casi servivano per aiutare la famiglia. Per esempio Tommaso Gaggero aveva un fratello che era sacerdote ma che non era mai riuscito, diciamo, a decollare bene e aveva bisogno di essere aiutato. Quindi non dobbiamo moralisticamente pensare che questo desiderio di tenere, non so, i soldi delle messe eccetera fosse solo egoistico, forse ci poteva essere anche questo aspetto, però in alcuni casi era anche un problema di carattere familiare, eccetera. Quindi il passaggio dalla promessa al voto implicava un salto che non tutti si sentivano di fare. E quindi già dal 99 emerge questa difficoltà. Alcuni dicono sì, ma praticamente l'unico che veramente sta a fianco di Piccardo su questa cosa è Minetti, che diciamo è sempre stato molto deciso proprio a vantaggio della congregazione in senso tradizionale. Gli altri erano più ondeggianti, con qualcuno che addirittura diceva io non me la sento. E siamo nel 99. Allora, all'inizio del Novecento, Piccardo va a Roma, fa un primo viaggio a Roma per informarsi e per conoscere le varie cose. Tra l'altro, l'8 dicembre del Novecento, il Papa, che non era più Pio IX ma era Leone XIII, fa un motu proprio, una bolla. Adesso condite a Cristo, sì, condite a Cristo, nella quale praticamente dà le norme per erigere una congregazione. O meglio, le norme non le dà, le dà l'anno successivo, sempre l'8 dicembre del 1901, le dà il dicastero, che chiamiamo dicastero ma è la Sacra Congregazione, però indica quali sono le caratteristiche dalle quali poi vengono ricavate le norme. E quindi per fare una congregazione religiosa i voti sono indispensabili, quindi se si sceglie la strada della congregazione religiosa e non quella degli oblati, i voti sono necessari. Quindi Piccardo va nel Novecento, poi torna, poi rispiega ai suoi confratelli. Il Novecento è un anno un po' impegnativo perché proprio, diciamo, il giubileo, ci sono tante attività anche e in qualche modo capisce che anche quegli altri che già insomma, si danno da fare, se vorranno continuare a collaborare nelle opere, potranno continuare a farlo anche
se non sono membri pieni della congregazione. Torna a Roma nel 1902. Nel 1902 perché c'è il 25esimo di Leone XIII, fa 25 anni di pontificato. Quindi approfitta per fare diciamo, un saluto al Papa, per celebrare cose nel febbraio, e poi visita le varie congregazioni, o meglio soprattutto quella che si chiama dei vescovi e dei religiosi, dove incontra un certo Giustini, che dimostra molta simpatia. Anche lui aveva qualcuno che lo aveva pilotato, però questo Giustini come dire, si informa bene, gli dà anche dei consigli, però è chiaro a quel punto che le norme erano già uscite, che o si faceva la congregazione regolare come si deve, oppure non si poteva fare. Comunque, nel febbraio del 1902 siamo già in una situazione in cui la realtà di Genova è cambiata, perché nel novembre del 91 è morto Reggio. Quindi Reggio è morto il 22 di novembre e adesso non mi ricordo in che mese, ma comunque viene annunziato come nuovo vescovo di Genova un certo Edoardo Pulciano, che era stato vescovo di Novara e che era una persona anche di cultura, di un certo calibro, di un certo peso, però che non conosceva la realtà di Genova, e poi quando è venuto a Genova probabilmente è stato consigliato da persone che non erano favorevoli ai figli di Maria e soprattutto che non erano favorevoli a Reggio. Quindi lui, diciamo, non ha mai verso Reggio mostrato nessun desiderio né di continuità né di, in qualche modo, di collaborazione con la pastorale di Reggio. E quindi in questa situazione, questo viaggio ovviamente è stato molto utile per chiarire le cose, però a un certo punto i figli di Maria si sono messi nella prospettiva: qui o facciamo la congregazione o veramente questo ci fa fuori. Pulciano è venuto nel maggio, 11 maggio ha preso possesso della diocesi, poi ha visitato i figli di Maria. Gli inizi sembrano, forse un po' formalisticamente, però abbastanza positivi. Detto che avrebbe pregato per loro e avrebbe anche cercato la volontà di Dio. Quindi gli inizi non sono così, diciamo, traumatici, però poi tutta una serie di cose cominciano un po' a vacillare. Credo di poter condividere la posizione di padre Giuseppe quando dice che in effetti Pulciano voleva rilanciare il seminario, voleva rilanciarlo con un suo personale del vescovo stile, e quindi, diciamo, tutto quello che poteva o intralciare o comunque disperdere questa linea era disposto a metterlo accanto. Quindi Piccardo si rende conto di questa situazione, dà le dimissioni e lavora intensamente per fare la congregazione. Raduna i suoi, però purtroppo i suoi non hanno cambiato posizione, cioè quelli che erano favorevoli continuano a essere favorevoli ai 3 voti in senso pieno, quelli che erano titubanti non si decidono ancora, ma restano in un atteggiamento interlocutorio che potrebbe anche arrivare al sì, quelli che erano per il no restano per il no. Comunque, con questa situazione Piccardo va da Pulciano il 9 settembre del 1902 e presenta la proposta di una congregazione regolare, come poi è quella che è stata scelta, e Pulciano, come era prevedibile, 10 giorni dopo dice che non è la regola che lui vorrebbe approvare, che se trova a Roma qualcuno disposto ad approvarla non ha nulla in contrario, però che lui può accettare solo una congregazione di oblati. E quindi con questo no di Pulciano, Piccardo torna a casa, fa le valigie e la prima cosa che fa è va a Roma, passando per Firenze, dove Mistrangelo, Alfonso, giocarsi su questa linea. Ecco, quindi, come dire,
teniamo presente che è stata una gestazione lunga, impegnativa, e poi la realizzazione, come vedremo, non è stata per nulla facile. Però comunque io credo che in tutto questo ha giocato la provvidenza, ha giocato, diciamo, anche l'imponderabile, e questo è stato assecondato anche dalla fede di varie persone, in particolare da Piccardo, e quindi in quest'anno piccardiano penso sia giusto rendergli merito e valutare anche la sua, possiamo dire, grandezza, perché a un certo punto lui si è trovato con un muro davanti e un muro dietro, quindi diciamo che si è trovato in una situazione nella quale solo veramente mettendocela tutta si poteva trovare un percorso, e questo percorso, grazie a Dio, c'è stato. Sì, andiamo a mangiare. Ah, è una domanda. Va bene, forse abbiamo 5 minuti, sì, sì. Dunque, tu parlavi dell'intenzione, la partecipazione dei ragazzi che volevano essere sacerdoti. Sì. Però contemporaneamente c'era una deficienza di studi, non è mai venuto in mente l'idea di cambiare progetto, metodo, perché se ci stanno i ragazzi che vogliono essere sacerdoti, mancano i sacerdoti, direttamente qualcosa non funzionava. Ecco, dice Paolucci che a questa domanda risponderà la sua relazione, almeno in buona parte. Sì. È una domanda molto importante, ma per alcuni aspetti supera anche il nostro contesto, però certamente, per esempio, Frassinetti, permettimi di dirlo, aveva proposto una associazione nazionale proprio di sostegno delle vocazioni. E quindi, diciamo, Sì, però, vabbè, adesso non voglio anticipare quello che dice Paolucci. Sì. 146 sacerdoti, una media di 31 sacerdoti all'anno. Sì, però Magnasco era amico di Frassinetti, quindi condivideva quel tipo di... Quando arriva poi Reggio, sì, ma stiamo parlando dell'inizio dell'opera. sì, 640. No, ma... Magnasco sarà ausiliare di Charles. Ora Charles aveva un'idea tutta sua che praticamente non era fissata sull'educazione ma sulla politica, perché era stato mandato lì dal governo sabaudo. A questo riguardo anticipo che Iorio Enrico, suo segretario, ebbe delle diatribe fortissime, anche pubblicate, con personaggi quali Magnasco, quali Reggio, Alimonda, Frattini, di cui parlerò, e lo stesso Frassinetti, proprio per questo motivo. Quindi, nel periodo di governo di Iorios, le vocazioni erano calate assolutamente, ma non c'era stato, quindi da lui, arcivescovo di Genova, nessuna, diciamo, progettualità di pastorale vocazionale, come oggi noi chiameremmo, perché non era questo l'intento suo principale, nonostante fosse una buona persona. Di fatto ci si stupì del fatto che lui avesse poi nominato Magnasco come suo ausiliare, perché Magnasco era il contrario di lui, ed era uno di quelli che con Reggio, Frassinetti e gli altri avevano combattuto, diciamo fra virgolette, l'inerzia dell'azione pastorale proprio favorendo in tutte le maniere che il capo Frassinetti è claro, tutti quegli elementi che potevano diventare proposta per avvicinarsi alla
motivo per cui il Francesco di Magnasco, come autorità episcopale centrale, di questo non si occupa, è stato documentato. In quel periodo del governo di Charles, chi se ne occupa sono un gruppo di sacerdoti che poi saranno anche vescovi, e che abbiamo già citato tutti, ma che dovevano operare a titolo personale, come l'esempio fino a qui stamani portato e oggi ancora del Frasinetti hanno illustrato. No, adesso non voglio fare la lezione del andare a prendere il caffè, ma poi dirò, se mi è permesso, una serie di addenda a quanto il padre Francesco adesso ha presentato, che illustreranno in maniera ancora più netta alcuni aspetti e ci faranno di nuovo ritornare su questo tema che era centrale. Grazie. Allora, facciamo un riposo, alle 5:30 iniziamo regolarissimi. Allora, riprendiamo i lavori, vi invito ad ascoltare ecco, abbiamo tra noi Don Claudio Paolocci, presbitero dell'Arcidiocesi di Genova, canonico della chiesa di Santa Maria Assunta, no? A Carignano, che ci parlerà di Padre Piccardo come rettore dei seminari genovesi, un tema molto importante. Lui conosce molto bene sia la storia della diocesi di Genova, ma anche gli archivi che per tanti aspetti sono rimasti un po' per noi un mistero, quelli di Genova, quindi sicuramente ci aiuterà a vedere anche dei lati nuovi. È una persona che ha scritto molto sulla storia in generale della diocesi di Genova e gli abbiamo chiesto anche ultimamente di scrivere una biografia, chiamiamola divulgativa, su Antonio Piccardo, che è questa, quindi diciamo se non ce l'avete vi invito a prenderla. Lo ringrazio per la disponibilità e anche per l'amicizia che ha sviluppato con tanti nostri confratelli che sono stati lì a Genova. Diciamo che questa basilica di Carignano è vicinissima alla nostra casa, quindi lui è sempre stato un po' amico, in particolare di Padre Pisoni, ma non solo, quindi lo ringraziamo anche per questo aspetto affettivo con cui ci accompagna e ci aiuta nel nostro cammino. Grazie. Grazie a te e a voi, anche di Renzi, eccetera. Quindi, prima di presentare il tema che mi è stato affidato, mi sia permesso di fare alcuni addenda che possono meglio specificare quanto Padre Francesco diceva prima nella sua relazione. Cioè, noi dobbiamo considerare che Don Giuseppe Frasinetti, che prima era parroco a Quinto, quindi una zona abbastanza distante dalla città, ancora adesso, una zona che allora ancor più di adesso era di campagna e di mare, quindi con una forte tradizione religiosa, eccetera, viene preso dal vescovo e portato nella chiesa parrocchiale di Santa Sabina, la quale chiesa di Santa Sabina era a una delle porte medievali della città, all'Angiporto. E la situazione era assolutamente, totalmente diversa. Intanto perché lì nel centro i territori parrocchiali erano molto più ristretti, più piccoli, ma perché i ragazzi allora erano allo sbando e lo sbando era stato determinato in forza delle soppressioni di tutta una serie, oltre che degli ordini religiosi, di una serie di indicazioni educative, pedagogiche che riguardavano appunto la formazione non esclusivamente religiosa ma anche umana e
della didattica, della formazione culturale di questi ragazzi. Quindi questi ragazzi erano allo sbando. E l'altro tema, che nella biografia poi ho un pochettino trattato, che quindi oggi salterò per amore di brevità, afferisce il fatto dell'inurbamento. In quegli anni cominciavano i grandi movimenti preindustriali e quindi alcune zone della città, per esempio la periferia estrema di Cornigliano, che prima di Pra, come tutti voi sapete, diventava con San Pierdarena, San Pierdarena in quegli anni viene chiamata, pubblica adesso un volume col Ministero della Cultura a fine di questo mese, San Pierdarena la Manchester d'Italia. La Manchester d'Italia perché erano arrivati dall'Inghilterra una serie di imprenditori, eccetera, ma la vita sociale, l'humus e i valori venivano abbattuti da una serie di questioni che sono ben comprensibili, e quindi quando il nostro Frassinetti viene proiettato da una situazione, diciamo fra virgolette, ideale dal punto di vista pastorale, quale poteva essere quella di Quinto, a quella di Santa Sabina, si trova in questa situazione. E tutto quel che lui fa è in questo spirito, sia per le ragazze, come detto stamani, sia per i giovani ragazzi. Contestualmente devo staccare. Ah, basta, scusate. Sentite? Basta, chiedo scusa. E non pensavo, siccome c'era la finestra aperta, che potesse... Chiedo scusa. Fondamentalmente il Monte Bruno, citato da padre Francesco, era amico del Frassinetti e aveva fatto lo stesso percorso, cioè aveva messo insieme una serie di ragazzi abbandonati un po' a se stessi durante tutta la giornata e aveva cercato di insegnargli dei mestieri, gli artigianelli. E significativamente Pietro Olivari era colui che aveva fondato la tipografia degli artigianelli, cioè dove i ragazzi, alcuni di loro almeno, avevano cominciato a iniziare un mestiere, quello del tipografo. Vedete che le reti, no? Non c'è mai nessuno solo, diceva già San Tommaso, ma una serie di reti che si collegano. E lo stesso vedremo adesso insieme per quanto afferisce il perché di Piccardo in seminario. Nella biografia sintetica, che poi avete modo di vedere, che è Proemiale, un'edizione documentata dove cercherò di presentare anche tutta la documentazione ufficiale inerente, perché così i documenti ti danno la prova di una lettura diversa. Se noi 20 che siamo qui leggiamo lo stesso documento, tiriamo delle conclusioni che nella sostanza sono identiche, ma nella percezione della sensibilità anche culturale possono essere diverse, distinte almeno. Comunque, ho trattato l'aspetto, non ho trattato nella biografia, se non di sfuggita, l'aspetto che oggi invece mi è stato chiesto di trattare. Perché? Perché alcuni archivi del seminario, quello sia storico del seminario, sia quello archivio storico della diocesi di Genova, sono sempre un pochettino impossibili ad essere fruiti per motivi diversi. Comunque io ho chiesto il permesso, logicamente ho chiesto il permesso con lettera all'arcivescovo e al cancelliere, e quindi gli altri si sono sottomessi obtorto collo o con gioia del cuore, questo non so, né mi interessa troppo, a dire che le cose erano a disposizione. Peraltro quello del seminario avevo alla fine degli anni 70 ordinato, quindi lo conoscevo abbastanza, ma non sono piccolo da Mirandole, quindi dovevo andare a verificare alcune cose e tutte non sono riuscito a verificarle, non per il tempo, ma per la indisponibilità, eccetera. Ma comunque lasciamo lì il discorso. Per comprendere la scelta che Tommaso Reggio, non dimentichiamoci, oggi beato, no? Perché voglio dire, va bene tutto, ma se poi uno è santo, voglio dire, nella vita qualcosa di buono avrà fatto, se poi la Chiesa lo ha riconosciuto tale. Quindi questo aspetto che potrebbe risultare secondario, invece se noi lo teniamo presente, ma non perché siamo religiosi, ma nello spirito col quale lui opera nelle scelte, quindi di discernimento, possiamo avere dei risultati diversi se soprattutto poi la documentazione ci aiuta. E quindi quando la scelta di Reggio
da operare, bisogna però prima contestualizzarlo a quelli che sono dei problemi che già ho accennato, ma anche altri. Nel 1855 ci sono le soppressioni degli ordini religiosi, poi nel 60-61 Unità d'Italia, tutte queste cose qua, e fondamentalmente i governi che si susseguono, la didattica scolastica che già non brillava, ma che comunque era sorretta soprattutto da scuole private di religiosi o anche di sacerdoti che privatamente facevano, io su Genova ho una documentazione su questo molto ampia, e vengono tutte sospese. Tanto per fare un esempio banale, la processione del Corpus Domini viene proibita ufficialmente per una serie di anni. In questo contesto si verifica una reazione a questa situazione creata da parte di un gruppo di sacerdoti e religiosi. Anche qui un'attenzione ulteriore da porre nella lettura delle cose. Con la soppressione degli ordini religiosi, la chiusura di 127 conventi su tutto il territorio, non uno, nel volume ho documentato i numeri, fondamentalmente noi abbiamo la situazione che molti dei religiosi, invece di andare presso le loro case, vengono ad essere inseriti come sacerdoti diocesani sul territorio. Di più, succede che alcuni di questi mantengono la casa religiosa, il convento, e anche se non possono officiare la chiesa, vanno a officiare altre chiese, e lì viene un sacerdote diocesano in maniera che nessuno possa dire nulla. Dicevo prima nel frammezzo della cosa che dobbiamo tenere in considerazione un fatto, che con la soppressione di queste case religiose, siano esse state maschili che femminili, c'erano una serie di persone molto benestanti, le quali avevano, il principe Centurione tra gli altri, acquisiti questi conventi con un falso acquisto. Cioè quando lo Stato andava lì diceva prendo il convento e tutto quello che c'è dentro, i frati non c'erano più e c'erano i responsabili amministrativi del principe Centurione che dice guardi che veramente è del principe, quindi lei non può prendere niente. Tanto che dopo la Buriana il principe Centurione restituirà ai vari ordini religiosi maschili e femminili le loro proprietà, spendendo comunque dei denari, perché comunque l'atto di acquisto andava pagato, tanto per dire una, ma... In questa situazione, quindi, noi vediamo anche un altro aspetto che a Genova era molto forte, cioè l'aspetto della politica risorgimentale. In quegli anni, voglio dire, Mazzini non è nato nel Medioevo. Sua madre, Santa Donna, Maria Drago, lui buono in se stesso, ma politicamente distante da una serie di idee che potevano essere quelle poi del Frasinetti, del Reggio, eccetera. Quindi la reazione di questi sacerdoti e religiosi, tengo a precisare come ora enunciato, è importante. Quali sono i nomi? Alcuni li avete già citati, Magnasco, e teniamo in considerazione, dicevo prima, Magnasco viene fatto, poi ritornerò su questo argomento brevemente, ma viene fatto vescovo ausiliare di Genova nel 1868, ma, come dicevo nell'intervento prima, da chi? Da Sharvaz. Andrea Sharvaz era stato messo, era un nativo della Savoia, era stato messo per un motivo meramente politico, perché anche il potere ecclesiastico potesse dominare le fazioni familiari che comunque erano contro il regno di Sardegna. E quindi avevano messo anche il vescovo loro, il quale si occupava di tutto meno che di fare quel che doveva fare. Quindi la risposta che prima si dava alla domanda è quella che non se ne è mai occupato, perché era stato chiamato lì per fare altro. Però di fatto, per una serie di motivi che per il tempo non vi sto qui a raccontare, ma che sono assolutamente documentati, lui ha stima non della Limonda, non del Reggio, non del Frasinetti o di altri, ma del
del Magnasco, perché il Magnasco non era una figura dirompente, era una figura pacata, diplomatica, umile, discreta, ma forte. Quindi nel 68 viene fatto vescovo ausiliare. È l'inizio di un nuovo percorso per la Chiesa genovese, perché lui, vescovo ausiliare, e poi dopo 3 anni arcivescovo di Genova nel 71, comincerà ad attuare una serie di cose che le potrà anche fare con tempi brevi, perché è quello che aveva sempre cercato di fare con quel gruppo di amici, i nomi che abbiamo detto così come altri, che hanno realizzato poi, sia dal punto di vista sociale, sia anche di influenza politica, come diremo, queste novità, e che logicamente influiscono immediatamente lo spirito religioso. Quindi, dicevamo, Reggio, che gli succede, come sappiamo, nel 92, ed era già stato vescovo di Ventimiglia dal 1877 appunto al 92, tengo a precisare che l'attenzione di Reggio alle cose del seminario si era già sviluppata a Ventimiglia. Voi ben sapete che lui ha fondato la congregazione religiosa delle Suore di Santa Marta. Queste suore sono state ad hoc fondate per l'assistenza dei giovani che erano in seminario o che in seminario studiavano, ma che erano, diciamo così, necessitati di nutrirsi almeno a mezzogiorno, ma anche alla sera, e quindi chiama una serie di pie giovani a dire: datemi una mano, mettiamo su questa cosa, poi viviamo in comune. Guarda i parallelismi con Frasinetti, viviamo in comune, perché tu devi andare qua, tu devi andare là, no, stiamo qui, vediamo. La congregazione di Santa Marta, non ve la faccio lunga, ma per dire come, da un certo punto di vista, vedete che le cose, le reti si intrecciano. Quando Frasinetti opera sul nostro territorio, c'è qualcuno che contestualmente su un altro, anche se vicino, nello stesso spirito, facevano parte dello stesso gruppo, opera a favore di quel seminario, dove poi, come diremo, a Genova sarà centrale la sua azione. Gaetano Alimonda, che del seminario era stato rettore ed era stato, prima di venire vescovo di Albenga nel 77, cardinale nel 79, arcivescovo di Torino nell'83, era stato colui che aveva cercato di contrastare, ma con troppa forza dirompente, l'operato del Magnasco, dello Sharbat, a differenza del Magnasco. Insieme con loro figure che conosciamo meno: Filippo Allegro, che era stato insegnante in seminario, che aveva lo stesso spirito dei precedenti e che nel 79, e gli anni sono importanti come cronologia tipologica, era stato nominato vescovo di Albenga, dove morirà nel 1910. Tutti costoro avevano avuto 2 fratelli molto, molto bravi, che erano stati poi vescovi entrambi, in seminario. Erano i fratelli Lorenzo Battista Biale, che era stato insegnante di filosofia e di teologia in seminario, poi nel 1837 vescovo di Ventimiglia, e suo fratello Raffaele, che oltre a essere dotto conferenziere aveva insegnato latino e greco a generazioni di ragazzi, e poi nel 1840 era stato eletto vescovo di Savona. Tutto questo insieme porta alle considerazioni che attengono il tema che ci è stato affidato. L'origine della nomina del Piccardo a rettore dei seminari risale proprio a questo spirito. Cioè non è nato così. Nasce da un contesto ampio, articolato, non sempre facile, non sempre lineare, che vide elaborare questo stile un nuovo tipo di pastorale, anche vocazionale. Se si analizzano le iniziative e la vivacità sociale e religiosa della Chiesa genovese di quel periodo, si verifica che essi appaiono sempre tra i promotori di proposte tra loro apparentemente non correlate. I citati, i soliti Reggio, Magnasco, sono coloro che avviano il giornalismo cattolico a Genova,
sono coloro che sostengono la costituzione di nuove congregazioni. Ve ne ho parlato nel nostro convegno del 2016, quando si parlò di Genova in questo senso. Sono coloro che avviano i nuovi metodi di formazione umana e religiosa dei giovani, non soltanto culturale o teologica, anche nei seminari diocesani. Ricordiamo che allora i seminari a Genova erano 3, il seminario maggiore, cosiddetto, il seminario minore al Chiappetto, che era stato riaperto da Monsignor Magnasco non a caso, e il seminario di Chiavari, perché l'attuale diocesi di Chiavari proprio fino al 1892 era stato territorio della nostra archidiocesi, quindi non era autonoma, e come tale già Monsignor Giannelli, che con i Biali era stato maestro di tutti quelli che da lui discendono, compresi i Frassinetti, fondamentalmente era stato nominato, prima di venire vescovo di Bobbio, rettore del seminario di Chiavari. Ebbene, questo gruppo di sacerdoti ben preparati, molti dei quali avevano fino alla chiusura della facoltà di teologia presso l'Università di Genova per le stesse leggi prima citate, avevano dato forma, quindi rifondato, cioè ripreso dal di dentro con efficacia, l'antico collegio teologico San Tommaso d'Aquino, che era stato fondato a Genova dal cardinale Paolo di Campopregoso nel 1471, ma che poi era sulla carta. E invece proprio i nostri Bagnasco, Reggio e gli altri, insieme con altri sacerdoti, lo ricostituiscono per dare, manca la facoltà teologica, quindi i gradi accademici non sono riconosciuti, quelli del seminario, per Buona Pontificia quelli dell'Almo Collegio Teologico erano riconosciuti dalla Santa Sede, e loro ripristinano questo. Anche qui reti che collegano quanto manca dal punto di vista statuale con quanto la Chiesa genera o rigenera dal proprio interno. Il Collegio San Tommaso. Sì, Collegio Teologico San Tommaso d'Aquino. In questo contesto l'opera del Frassinetti, che dà inizio a quanto abbiamo ascoltato, che io non voglio qui richiamare, ma che ben tutti conosciamo, e che fondamentalmente trova nel contesto sociale, in quella situazione, in quelle circostanze territoriali, delle esigenze precise da servire. E sarà poi il compito anche del nostro Antonio Picardo. A tutti è conosciuto come l'espandersi della richiesta, i numeri di cui si diceva prima, della prima comunità, ormai guidata dal Picardo, deve trovare delle soluzioni, abbiamo ascoltato, temporanee, itineranti. Ecco, tengo a sottolineare per curiosità geografica che la vostra casa attuale, casa madre attuale, il Picardo, di fatto dista in linea d'aria 100 metri dalla Basilica di Carignano, 150 metri da via della Ginevrina, che ancora c'è adesso, che è un pezzettino ormai di strada dove poi venne costruito il coso militare, no? Che poi c'è via Alessi e via Milius è dove c'è la canonica della Basilica, quindi dalla Basilica là sono 50 metri, quindi in un giro ristrettissimo quanto abbiamo ascoltato prima da padre Francesco. Ma questo però sappiamo che non bastava, e quindi nel 1870, anche qui in forza delle soppressioni che avevano generato la disponibilità dell'abbazia di San Giuliano d'Albaro, viene acquisita temporaneamente questa sede. Desidero soffermarmi proprio su questo perché una serie di documenti inediti che recentemente ho ritrovati dà modo di illustrare i contesti, le collaborazioni, le sinergie che andavano creandosi in quel periodo e che testimoniano l'autentico spirito di chiesa che era in Genova. Le cronache del monastero, che fortunatamente sono state trascritte nel 1966 perché sono andate poi credo disperse, comunque,
testimoniano come, dopo il ritorno dei benedettini, la relazione tra monaci e figli di Maria non si concluse, si intensificò, intersecando persone, vicende, impegno di formazione umano e religioso, collaborazione pastorale, testimonianza e formazione anche nell'ambito sociale. Prima però di illustrare questo aspetto, che poi vi enuncerò, è necessario dare uno sguardo alla vita del seminario diocesano, agli usi, alla formazione, alle persone che componevano la struttura dello stesso. In quel periodo molti giovani che risiedevano fuori città nell'ampio territorio dell'archidiocesi, che giungeva fino ai confini con la Toscana da una parte e si insinuava sui territori d'oltregiogo, quindi nell'attuale Piemonte, non avevano la possibilità di risiedere stabilmente in seminario e spesso iniziavano la loro formazione, cioè sempre, fornita da sacerdoti che abitavano in zone limitrofe ai paesi di loro origine, ma anche quelli che abitavano in città, come diremo, non risiedevano in seminario, poi lo vediamo. Testimonianza di questo ci è fornita dall'accoglienza dei primi giovani da parte dello stesso Frassinetti e dei suoi collaboratori. Le cronache ci dicono che il primo che viene accolto è di Monteghirfo. Ora Monteghirfo è un paese sopra Chiavari, diocesi di Genova quanto vuoi allora, ma non era limitrofo. Questo qua viene a Genova per lavorare e quando arriva non sa dove sbattere, arriva destino in porto perché lì c'era lavoro per tutti, incontra il Don Frassinetti, il quale dice: dove vai a dormire stasera? Non lo so. E dice: e sei venuto qui a lavorare? No, io vorrei farmi sacerdote, ma in seminario a Chiavari, come a Genova, si deve pagare, io non ho i soldi, e allora intanto lavoro e vieni da me. Quindi è una testimonianza diretta, cioè non inventiamo nulla, sono le evidenze, le testimonianze, i documenti. E altrimenti, oltre questo, il fatto che anche il Piccardo, certo favorito dalla generosità economica della propria famiglia, dal fatto che egli provenisse da una zona specifica, cioè il ponente del Genovesato, apre, abbiamo ascoltato, Villa Serea, che era comunque nella zona del Voltrese, e poi apre lì istituti scolastici dove a Pra, ponente, assolutamente scoperto dal punto di vista della formazione religiosa o della formazione umana dei ragazzi, e Polcevera, Pra, Rivarolo. Questo a testimoniare di come le logiche generali e gli interventi particolari convergono. Un altro elemento che non favoriva, come già accennato, la residenzialità stabile per il seminario da parte di molti giovani era l'elemento economico. Bisognava pagare una quota che molti non avevano. L'intuizione del Frassinetti fu allora quella di poter operare in questi, potremmo dire, spazi vuoti. Si occupa dei giovani che vivevano nei vicoli genovesi, così come quelli provenienti dalla campagna, e li forma umanamente, li assiste, li accoglie. Oggi tanto parliamo di accoglienza, terzo mondo, tutto quello che vuoi, no? I concetti rimangono sempre, cambiano gli eventi nella storia, ma l'accoglienza del Frassinetti è la stessa, uguale, identica che noi abbiamo fatto in questo tempo agli ucraini, motivi diversi, ma stessa sostanza, stesso spirito. Bene. Genova, nella seconda metà dell'Ottocento, come poi potrete eventualmente curiosare nel libro, io vi ho fornito anche le tabelle, non tutte, ma alcune sintetiche, eccetera, comincia ad avere un inurbamento straordinario. Perché? Perché da una parte la necessità di andare a lavorare nelle industrie che si andavano creando, quella della emigrazione, per alcuni versi comportava che le famiglie si spostavano dalle zone di campagna alla zona di città e c'era un flusso di persone che non sapevano dove andare, che si arrangiavano, che facevano come potevano e che rischiavano di cadere nelle reti più negative
che oggi noi chiamiamo droga, eccetera, che allora era prostituzione e comunque quel che oggi noi chiamiamo caporalato. Ok? Frasinetti e Piccardo operano qui. Poi tutta la filosofia che vogliamo fare sulle altre cose, i documenti ci governano su come dirle e su come proporle, ma lo spirito di partenza, lo spirito unico, lo spirito sacerdotale col quale l'uno, l'altro operano, che si siano conosciuti, che non si siano conosciuti, ma lo spirito identico è questo. E quindi il fatto che in seminario, per ritornare a quanto alla conclusione della relazione di Francesco, qualcuno chiedeva, fosse una situazione tragica, era determinato dai motivi prima detti di Sarvaz e doveva trovare una soluzione. La soluzione era stata trovata da Magnasco, non a caso Padre Giuseppe ci ha dato dei numeri che anch'io avevo fornito perché sono numeri statistici ufficiali, e quindi comincia un percorso nuovo. Questo percorso nuovo trova nel Frasinetti, aiutato da una serie di confratelli, come detto, la forza per approdare a quel che sarà poi la nomina del Piccardo a rettore dei seminari. E quindi poi da parte vostra alla istituzione della congregazione religiosa. Iniziando affermavo che i primi esiti di questa ricerca sono incerti perché devono ancora essere messi a punto una serie di elementi, una cosa che io vorrei fare ma che non ho avuto modo di visionare perché hanno spostato l'archivio. L'archivio dice, per cortesia puoi spostare queste sedie? Sì. Allora, se sono sedie va bene, ma se sono cose basta che le metti come sono da un'altra parte oppure ci metti un numerino, ma se le metti a caso, dice cerca pure, e la disponibilità c'è, ma l'altro deve fare miracoli. Ma chiusa parentesi. Quindi devo ricostruire, perché è interessante farlo, quali erano il corpo docente precedente e come, a partire diciamo dal governo Reggio e quindi col rettorato Piccardo, sono venuti a cambiare. Posso già verificare con certezza dai dati avuti e ricercati che gli insegnamenti più o meno erano gli stessi, e poi vi leggo un documento ufficiale che ho trovato proprio in queste ultime settimane, e quindi questo è un problema minimo. Però chi erano gli insegnanti? Qui io parlavo con qualcuno di voi di 3 generazioni diverse che si susseguono. La prima generazione, i grandi maestri, chiamiamoli, Reggio, Bagnasco, la seconda generazione, che andiamo poi adesso un pochettino a verificare, e poi la terza generazione, l'ultima. Quindi, tra i docenti, allora, in seminario, oltre che logicamente i soliti noti 2 arcivescovi, c'erano sacerdoti quale Luigi Rodino, che dal 1851 era professore di lettere italiane e latine, Giuseppe Oliva, che era docente di Sacra Scrittura prima all'università e poi anche in seminario, Giovanni Battista De Bernardis, che era stato dal 1874 rettore del seminario docente, Giuseppe Boraggini, che era anche stato lui insegnante di diverse materie filosofiche e teologiche in seminario e che nel 1879 era stato nominato vescovo di Savona, Giuseppe Grondona, famoso latinista, profondo conoscitore della letteratura classica, docente di retorica, sia al civico ginnasio, quindi quello statale, sia in seminario. Con essi Domenico Cartasegna, che era stato rettore del seminario del Chiappetto dal 1876, prima dicevo che poi se andiamo a incastrare i numeri su una tabella di Excel, andiamo a ricostruire attraverso i nomi una nuova rete, il cambiamento, lo status e il cambiamento. Il Cartasegna, dicevo, e poi Vincenzo Persoglio, che era fratello di Luigi, che poi richiamiamo, e Giovan Battista Cattaneo, tra l'altro della famiglia dei Marchesi Cattaneo, che nel 1840 era rettore del seminario, prima era stato prefetto e che quindi fu
insieme con i soliti fratelli Persolio e i sacerdoti, i cardinali e vescovi poi nominati, fondatore dell'associazione di San Francesco di Sales per la preservazione della fede. Questa associazione si era costituita ed era un misto gruppo di sacerdoti, quelli citati che non vi cito più perché, e poi un gruppo di laici. Maurizio Dufour, Cesare Cattaneo della Volta, Gavotti, Marchese Gavotti, il fratello di Monsignor Reggio, una serie di persone, anche del popolo, professori di università, eccetera, che, buoni cattolici, avevano detto: noi dobbiamo costituire questa associazione per la salvaguardia dei valori cristiani e quindi della cultura cristiana. Si vedevano, facevano nella chiesa di Sant'Olpete, che era parrocchia gentilizia dei Marchesi Cattaneo della Volta, che la mettevano a disposizione, facevano queste riunioni, questa preghiera, le funzioni del giovedì, venerdì e sabato santo, che per un periodo non si potevano fare se non in cattedrale, eccetera. Queste persone insieme fondano la Settimana Religiosa, che era un settimanale cattolico di conoscenza dei fatti a livello nazionale, eccetera, e che è una cosa importante, fino al 1911, anno della morte di Luigi Persolio, che tra i fondatori poi la diresse questa rivista, era organo ufficiale della Chiesa genovese, cioè era il bollettino diocesano per l'archidiocesi di Genova. Così che io, avendo fatto lo spoglio sistematico di questa rivista, non prendo una rivista qualsiasi tra le tante che potevano essere ma era quella che comunque era autorizzata dagli arcivescovi e di più portava ufficialmente i documenti dei vescovi, come poi portano gli atti ufficiali del bollettino diocesano delle diocesi, per quel periodo. Quindi anche la circolare di Reggio, che poi citerò, l'ho recuperata lì, perché fondamentalmente il bollettino ufficiale. E tutte le notizie che ho recuperate, sia per la biografia del Frasinetti quindi gli studi fatti precedentemente per Frasinetti, sia quelli oggi per il Picardo, così come alcune notizie che l'amico padre Giuseppe mi ha chiesto, eccetera, sono riuscito a favorire, perché c'era per esempio l'elenco dei sacerdoti ordinati, ufficiale, quello dei sacerdoti defunti con gli incarichi, con tutti, e spesso dei più illustri o più noti anche un necrologio, che mi ha permesso di ricostruire la vita di Rumi, come a brevissimo dirò. Quindi questa realtà diventò centrale, ma diventò anche l'elemento di concentrazione di quel gruppo che era stato attivo. Alcuni Frasinetti erano deceduti, i suoi fratelli continuavano ad operare, l'ultimo morto sarà Giovanni nel 1897, e questo permise di agire su quelle linee che porteranno anche, non soltanto a occuparsi della catechesi permanente del popolo e all'aggiornamento del clero secolare, ma anche al rinnovarsi della coscienza politica, tanto che si approderà negli anni successivi a quelli che stiamo citando a un sindaco di Genova cattolico. Un secondo importante risultato, perché determinerà uno sviluppo assoluto dell'associazionismo cattolico, che, forte di queste presenze, di questo movimento già attivo, si svilupperà in assoluto. In forza dello slancio vocazionale che vide Magnasco, Frasinetti e gli altri operare efficacemente, nasceva una nuova generazione di sacerdoti che avrebbero data continuità a questo. Tra costoro Girolamo Cardinale, che fu canonico teologo della Metropolitana, fu vescovo dal 23 di Verona, Giovanni Battista Mantero, già citato, che fu molto vicino alla vostra congregazione, tanto che padre Minetti insisteva perché entrasse nella congregazione. Lui disse: io sarò sempre un figlio di Maria con voi, ma
vi affiancherò sempre senza entrare nella congregazione. Quindi si diede sempre da fare fino alla morte, ma mai aderì alla congregazione. E poi quello che interessa ancora, Giovanni Beda cardinale, benedettino, e ritorneremo poi al tema di San Giuliano, che diventa poi centrale, che fu nel 1905 abate di Praglia, poi vescovo di Cornette e Civitavecchia, quindi qui vicino a voi nel 1907, poi arcivescovo di Perugia nel 10 e nunzio apostolico in Argentina e Paraguay nel 22 e in Portogallo del 28. E Carlo Gregorio Grasso, che frequentò il seminario negli anni 84-87, quindi precedentemente all'esperienza del nostro, entrò anche lui fra i benedettini, fu abate di Montevergine nel 1908, poi arcivescovo di Salerno nel 15. Il Ghio Giacomo, già citato, di cui tutti voi ben conoscete, l'amicizia con il Piccardo e il sostegno che al Piccardo diede per la congregazione. Angelo Cambiaso, poi nel 1915 vescovo di Albenga, Natale Serafino, vescovo nel 12 di Biella, nel 17 di Chiavari. Tutte personalità che si vedono impegnate al fianco in maniere diverse del Piccardo, e che sarà necessario studiare, che mi propongo di poi pubblicare anche almeno le più significative di lettere e di corrispondenze dei singoli, là dove emerge questa collaborazione non soltanto pratica immediata, andiamo insieme a tenere i ragazzi nel Tarrione, ma dello spirito, come fare insieme per la Chiesa, per la santità della Chiesa. Come prima enunciato, alcuni di questi entrarono nei benedettini, aderendo alla riforma sublacense di un abate genovese, Pier Francesco Casaretto, che risiedeva allora nel monastero di San Giuliano di Albaro, appunto. Tra essi una persona apparentemente secondaria, Giuseppe Tacchino, che era nato a Parò di Ligure tra l'altro nel 1851 e morirà nel 1902, sul quale voglio soffermarmi perché offre spunti inediti circa il rettorato del Piccardo. Entrato in seminario a Genova, restò dal 1862 al 73, anno della sua ordinazione sacerdotale, in seminario, ma dal seminario non uscì perché fu chiamato collaboratore delle iniziative per i giovani. Quindi stava in seminario e aiutava il Piccardo. Per un decennio però, quindi fu poco il tempo diretto di collaborazione con il nostro, perché fu mandato dall'arcivescovo ad essere professore di retorica presso il seminario di Chiavari, dove rimase fino all'82. E lì si distinse perché nell'80 fu delegato dall'arcivescovo Bagnasco del sottocomitato di Chiavari per l'opera dei congressi. Vedete che si amplia al sociale, no? Non soltanto alla formazione teorica. In quella città partecipò attivamente, prima come socio, poi in qualità addirittura di segretario, dell'attività sociale e culturale della Società Economica di Chiavari, che è una grande società che era stata fondata, diciamo, dopo la Rivoluzione francese, eccetera, ma che aveva questi intenti sociali, religiosi, e che vedeva tra gli iscritti molti fratelli scolopi. Il necrologio a firma FP del 16 novembre 1902 recita: collaborò pure alla redazione del giornale L'Ape Ligure e i suoi articoli si facevano notare, Tacchino, per profondità di concetti e vivacità di stile. Nel 1883 passa a Genova nel seminario con Stefano Rumi, che allora ne era rettore. E lì fu nominato vice rettore. Carissimo, dice ancora il necrologio, alla Limonda e ai due arcivescovi Magnasco e Reggio. Tacchino dal 1883 al 1897, quindi per 3 anni sta compicando, è vicerettore del seminario di Genova, anche docente di teologia fondamentale, di diritto canonico e di storia ecclesiastica. Nel 1893 inizia però la sua frequentazione presso il monastero di San Giuliano per iniziare anche il noviziato.
una testimonianza orale di un suo nipote in linea materna, il canonico Gerolamo Como, che io ho conosciuto molto anziano, rilasciata a Monsignor Francesco Repetto, che prima di me fu prefetto della Franzoniana, nel 1966, e da quest'ultimo trascritta fedelmente, testimonia del suo spirito austero e del suo stile di stretta osservanza che aveva adottato anche in seminario e che contrastava, dice il nipote, con quello familiare proposto dal rettore Picardo. Può essere questo uno dei motivi per cui egli scelse poi definitivamente la strada del monastero, e il 13° capitolo conventuale di San Giuliano, il 12 novembre 1897, lo registrava come affiliato ai membri dell'ordine. Però le cronache del monastero, che prima citavo, in quegli anni danno una serie di annotazioni della stretta collaborazione con i figli di Maria, che qui richiamo perché credo, essendo inedite, possano essere di utile richiamo per altri eventualmente studi. Il 21 aprile 1891, alla solenne celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor John Edmund Luke, benedettino e vescovo di Auckland in Nuova Zelanda, erano presenti Don Gaggero, vicerettore dei Figli di Maria, con i giovani. Il 23-25 aprile dello stesso anno, quando nel monastero giunge il benedettino Giuseppe Potier, abate prima di Saint Martin de Lisieux e poi di Saint Vandry de Fontenelle, famoso musicologo e autore di Le Mélodies grégoriennes d'après la tradition e Mélodies grégoriennes, che era venuto a incontrare Mauro Serafini, benedettino, troviamo presenti ancora Gaggero, Minetti e altri. Il 12 luglio, ancora di quell'anno, per la festa liturgica del patrocinio di San Benedetto, molti, dice la cronaca, erano i figli di Maria presenti. In quest'ultima occasione, per il solenne pontificale delle ore 10:30, presieduto dall'abate, fu diacono Antonio Minetti. Ed erano presenti ancora Don Gaggero e tutta la sua famiglia. Famiglia inteso religiosa, logicamente. Serafini, peraltro, Mauro Serafini, non Domenico che poi fu cardinale, eccetera, era stato chiamato dall'allora rettore del seminario, Stefano Rumi, a insegnare canto gregoriano. Io non voglio vedere nessun coso, però i Minetti, canto gregoriano, il Potier, Serafini, una serie di intrecci che portano poi alla pubblicazione del Minetti sul canto gregoriano, all'apertura qui a Roma fatta da lui, della scuola che adesso è pontificia, eccetera, eccetera. I registri annotano ancora come, tra gli altri, il 9 gennaio 1894, festa di San Giuliano, titolare della Basilica, sono presenti i figli di Maria e tra gli altri il nuovo chierico Niccolò Semino. Non è questa la sede per approfondire queste continuate frequenze e collaborazioni. Certo, esse risultano significative nell'ottica della scelta operata da Reggio e nel contesto degli stretti rapporti che mantenevano le diverse istituzioni religiose, seminario, figli di Maria, benedettini. Qual è il motivo della scelta del Reggio di nominare successore del Rumi quale rettore dei seminari genovesi Antonio Picardo? Lo testimonia l'antico suo segretario, quando scrivendo nella biografia Luigi Sanguinetti dice: intento dell'arcivescovo nel far questa nomina fu di promuovere nel seminario genovese con la pietà i buoni studi e l'osservanza della disciplina, quello spirito soave di fraternità che aveva, lui arcivescovo, osservato nei figli di Maria, ispirato dal Frassinetti e che per mezzo della congregazione di San Raffaele, stamani citata, era stato coltivato anche nel seminario di Genova e di Chiamari. I rapporti non li tratto col passi
con il Gianelli, eccetera, sono cose che rientrano in questo schema. I due, peraltro, Piccardo e Rumi, si conoscevano bene da prima, perché avevano avuto modo in diverse circostanze di collaborare, chiamati entrambi già dall'arcivescovo Magnasco. Una delle testimonianze che vi porto per documentare l'affermazione: nel 1891, in occasione del centenario di San Luigi Gonzaga, il Circolo Beato Carlo Spinola, su invito dell'arcivescovo in collaborazione con distinti, leggo il testo della settimana religiosa, con distinti ecclesiastici e laici, creava una commissione speciale incaricata di provvedere alle feste. La commissione, la cui presidenza onoraria era di Monsignor Magnasco, venne attribuita a Monsignor Stefano Rumi, rettore del seminario, e a Don Antonio Piccardo, direttore della Casa dei Figli di Maria Immacolata. Quindi c'era già questa sintonia, questa collaborazione. La figura del Rumi, che io avevo cercato in tutte le maniere di capire, questo qui non si trovava niente. Sono riuscito finalmente a trovare una cosa, peraltro documentata, perché la sua necrologia è scritta da Luigi Persoglio, che in quegli anni era un seminario, quindi benissimo. Nato a Genova nel 1832, venne ordinato da Monsignor Scharvaz nel 64. Rumi. Fino al 72 fu prefetto nel nostro seminario, quindi rettore nel seminario di Chiavari, ove insegnò Sacra Eloquenza. Poi nel 1883 passò a quello di Genova, dove più che con l'esempio e con efficaci istruzioni alla pietà e allo spirito ecclesiastico, con la sua figura, la sua umiltà e la forza della sua fede, fu esempio per tutti i ragazzi. Pubblicò un opuscolo intitolato Concetto dell'eloquenza sacra secondo i pontefici e i dottori della Chiesa, e un piccolo libretto, Pio Esercizio per il mese di maggio consacrato a Maria. E questo dà lo spessore della sua spiritualità. Ancora il Persoglio aggiunge: il devoto autore, che per umiltà nascose il suo nome, ora sono appena 2 anni, veniva eletto canonico della nostra metropolitana ed era ben degno di appartenervi, anche perché era stato tra i fondatori dell'Associazione dei Sacerdoti Adoratori e ne era stato, e ancora ne era, il direttore. L'Associazione dei Sacerdoti Adoratori a Genova esiste ancora e sono un gruppo di sacerdoti che hanno una loro chiesa, che attualmente, dopo la guerra, è stata trasferita a San Pier d'Arena, che si chiama appunto la Parrocchia del Santissimo Sacramento, e che c'è l'adorazione perpetua giorno e notte. E logicamente ci sono dei sacerdoti che fanno parte dell'associazione degli adoratori, che sono lì attivi, e gli altri sacerdoti che sono collaborano, eccetera, eccetera, insieme con i laici. Quindi questi elementi che il Persoglio favorisce del Rumi verifica come la linea spirituale fra Sinetti e Rumi fossero abbastanza simili e come in questa linea ben si coniugasse la collaborazione e anche la continuità. Mi domanderete allora perché l'hanno cambiato, ci sono i motivi, adesso li diciamo, tra Rumi stesso e il nostro Piccardo. E Leone XIII lo aveva fatto protonotaro e vabbè. Il 28, questo è un documento interessante, il 28 aprile 1895 Monsignor Reggio pubblicava una notificazione al suo clero intorno all'ordinamento dei seminari diocesani. Il documento, dopo un'ampia introduzione nella quale lodava l'impegno del Magnasco, si divideva in 14 punti e un appendice. I primi 5 riguardavano governo e disciplina. Numero 1 recitava: il rettore del seminario nostro di Genova sarà ugualmente rettore di quello del Chiappeto, ove sarà rappresentato da un vicerettore da noi eletto. 2. Vogliamo che all'infuori dei superiori attualmente esistenti sia e dimori nel seminario di Genova un direttore spirituale da noi eletto.
il quale terrà conferenze, ascolterà le confessioni dei seminaristi i giorni in cui vi accorrono i confessori estranei e ogni qualvolta ne sia ragionevolmente richiesto. Attenzione, nella biografia, lo metto adesso, non voglio allungarmi troppo, me ne scuso con voi, che fino allora non c'era il direttore spirituale in seminario. Primo. Secondo, che fino allora i rettori erano 3 distinti. Ora si capiva per Chiavari perché era X chilometri, ma gli uni e gli altri dipendevano dal vescovo, erano autonomi. Reggio invece pone questa novità: ci deve essere una continuità di formazione. Per cui nomino uno vicerettore o comunque rettore del Chiappetto, ma è vicerettore, quindi dipende dal rettore del Maggiore. Quindi insieme devono colloquiare. La lettera molto bella del Reggio dice: se non parlano tra di loro, come potranno pensare di essere ascoltati da coloro a cui parlano? Interessante. Al punto 4, tutti i chierici aspiranti al sacerdozio dovranno dimorare per l'intero corso teologico, almeno nel nostro grande seminario, se non abbiano da noi formale e personale licenza in iscritto che ne li dispensi. In questo caso dovranno i dispensati frequentare le scuole del seminario. Riserviamo a noi soli l'accordare speciale dispensa in iscritto a taluni che per particolari e veramente gravi motivi non lo potessero, e in tal caso sarà da noi stessi deputato loro uno speciale maestro, nonché la chiesa in cui dovranno servire. Tutti poi saranno in ogni caso tenuti, nell'occasione dell'ordinazione, a trovarsi coi seminaristi al Chiappetto per tutto quel tempo dei quali vi passano prima dei consueti esercizi spirituali, come pure durante tutto l'anno scolastico saranno gli stessi tenuti ad assistere alle conferenze sullo spirito e doveri che tengosi ogni giovedì nel seminario. Questo era possibile perché l'opera di Magnasco si era risoluta e quindi prima quelli che non potevano pagare non entravano. L'opera di Frassinetti aveva risolto un'altra parte, l'opera del Piccardo aveva contribuito efficacemente a questo. Il numero che prima Padre Giuseppe richiamava era frutto di queste azioni, per cui la notificazione di Reggio adesso aveva un valore, una validità di efficacia, perché questi ragazzi, attraverso un sistema che lo stesso Reggio aveva costituito con una serie di borse di studio, poteva permettere. Non davano la borsa di studio di sé, Reggio, a un gruppo di nobili e di imprenditori. Io non voglio che voi, come fate ancora adesso, paghiate la retta di A o di B o di C, perché si sentirebbero esclusi D, E e F. Voi date una somma perché il seminario possa accogliere. Io vi dico però il numero che io ogni anno voglio accogliere. Quindi voglio accogliere questo numero, ma se altri chiederanno, o chiederò che i figli di Maria li accolgano per noi, o noi direttamente li accoglieremo. Allora in questo spirito, apro e chiudo parentesi, noi capiamo anche di quella volontà dell'arcivescovo di dare nella casa dei figli di Maria uno spazio perché non siano abbandonati a se stessi dopo la formazione sacerdotale, ma siano ancora accompagnati. Badate bene che spesso alcuni hanno interpretato ancora la formazione, l'aggiornamento. No, la vita pastorale, la capacità di affiancare il parroco anziano con una mentalità diversa dalla nostra giovane. Questi erano gli aspetti che, ritornando lì, loro potevano recuperare col dialogo con coloro che li assistevano, li accompagnavano in questo percorso. Nel secondo capitolo, intitolato Insegnamento e scuole, dopo aver precisato l'ambito degli studi nei 2 seminari, al punto 9 si legge: il corso teologico esistente nel solo grande seminario di Genova è duplice, anche qui una novità. Uno primario, comune, l'altro superiore e speciale. Al primo sono tenuti tutti coloro che aspirano al sacerdozio e si compie in 4 anni. L'altro è libero e per coloro che chierici o sacerdoti sono in condizione di intraprenderlo. Dura 3 anni. Rifonda quello che già a fine Settecento aveva fatto l'abate Franzoni, che poi era continuato dai franzoniani, l'aggiornamento al clero. Aggiornamento che il Franzoni
e il Reggio riprende, non è soltanto le rubriche, importantissime, la Bibbia, importantissima, ma le lingue, latino, greco, ebraico. Le lingue moderne. Guardate che sono cose che adesso noi diamo per scontate nel 2026, ma che allora erano assolutamente innovative. Testimonianza di questo il fatto che il Corpus Christianorum del MIN, sia nell'edizione nella collezione greca che in quella cosa, il Reggio comprò personalmente, aveva i soldi, va bene, d'accordo, comprò personalmente e regalò alla biblioteca franzoniana, con impegno dei sacerdoti franzoniani di cui lui faceva parte, di poter dare continuità attraverso la lettura dei padri nelle lingue ai giovani sacerdoti di erudirsi sulla storia dei padri e sulle lettere antiche, perché la Chiesa è madre e da queste lingue prende sempre nuova linfa, scrive Reggio, per vivere la sua missione tra i fratelli. Parole sue, ma che se dicessimo di Paolo VI probabilmente andrebbero bene lo stesso. Al primo sono tenuti, al secondo sono tenuti. Al numero 10 dice: il corso comune comprende la propedeutica, ossia istituzioni teologiche e canoniche, a cui dovranno attendere tutti gli studenti del primo anno, che non avranno in detto anno altra scuola se non quella di storia ecclesiastica. Comprende inoltre speculativa, sacramentaria, morale, che si compiranno nei successivi 3 anni del corso comune. Infine la storia della Chiesa e la sacra eloquenza, limitate queste ai soli 2 primi anni dei 3. Cioè il secondo e il terzo. Regolari scuole di cerimonie e di canto si terranno per tutti i giovedì o altri giorni convenientemente destinati, ai quali dovranno intervenire anche i dispensati in seminario. All'11. I corsi speciali sono di diritto civile e canonico, di ermeneutica sacra, da distribuirsi in altrettante scuole durante i 3 anni, in corsi liberi, a scelta. Anche qui è una novità. Una novità che Reggio significa in una lettera a Cannevello, che era uno dei suoi sacerdoti, che poi diventa vicario generale, dice: ma se ci sono dei ragazzi che sono propensi alle lingue e che possono poi studiare la Bibbia in maniera speciale, dice, speciale come specialistica come corso, facciamoli frequentare quelli, non obblighiamo quelli che non sanno le lingue a frequentare questi corsi. Segue un appendice, il numero 15, che ha a titolo Appendice intorno ai figli di Maria. Significativo. La divina provvidenza ha disposto che dalla generosità e dalla pietà dei genovesi i più sacerdoti sorgesse a fianco del seminario altra analoga istituzione, quella dei figli di Maria, il cui scopo nella mente del benemerito fondatore si fu il preparare alla carriera giovani di buona indole, di buon volere, ma ordinariamente poveri. Il documento poi si conclude dicendo che darà un apposito regolamento. Questo documento, abbiamo detto, porta la data del 28 aprile 1895. In quello stesso anno il Piccardo viene nominato rettore in sostituzione del Rumi. Chiarissimo l'intento del nuovo arcivescovo, rinnovare lo stile, quindi la vita quotidiana a tutto tondo dei giovani che frequentano il seminario, molti dei quali, ricordiamolo, fino allora avevano vissuto o in famiglia o presso famiglie ospiti. Si deve inoltre ricordare che il Reggio nel 1892, quando era stato nominato arcivescovo, aveva subito dovuto affrontare un problema di ordine internazionale, il 4° centenario della scoperta dell'America, che per Genova erano state esposizioni internazionali, una serie di cose. Lui era stato promotore e sostenitore di molte di queste cose, ma soprattutto quelle celebrazioni diedero motivo e modo di rinnovare i tradizionali rapporti precedentemente esistenti con le autorità civili. È il tessitore diplomatico della ripresa del rapporto tra Chiesa e governo locale, oltre che Stato.
e questo favorito anche da Alimonda, che nel frattempo era stato nominato arcivescovo di Torino, eccetera. Però questo dà modo anche di chiamare laici e religiosi alla formazione culturale non, scrive il Reggio, non esclusivamente teologica degli ecclesiastici, al fine di creare una rinnovata società cristiana. Il seminario doveva intendersi come famiglia, secondo lo spirito del Frassinetti, essere luogo permanente di vita e di formazione al di là degli orari scolastici. L'impegno fino allora profuso dal Piccardo era un esempio concreto attraverso i risultati raggiunti, un modello che quindi poteva essere ripetuto anche nei seminari, e per questo Reggio nominò proprio lui responsabile di questo nuovo progetto. Ad oggi l'impossibilità immediata di verificare una serie di documenti, come prima ho detto, non mi hanno dato modo di verificare l'elenco globale degli studi, ma lo farò a breve. È certo che rimasero immutati, lo abbiamo ascoltato dal suo documento, gli insegnamenti, ma non lo spirito. Soprattutto ci si avvale di nuova generazione per il progetto. Una novità tra le altre emerge, l'abbiamo già vista, il fatto dell'avere il direttore permanente in seminario, che deve una volta alla settimana essere anche al minore. Ma la scelta di una persona di sua fiducia, amico suo da sempre, Luigi Persoglio, gesuita, per il quale rimando a quanto scritto nella biografia del Piccardo per non annoiarvi oltre quello che sto già facendo. Si trattava di un sacerdote poliedrico, ben conosciuto, stimatissimo sia dal clero che dalle autorità civili, dalla popolazione che ben lo conosceva non solo in città ma anche su tutto il territorio della diocesi, sia per la sua predicazione, fu per molti anni anche presidente dei missionari urbani e rurali, e per il suo ruolo di giornalista, come già vi ho detto, ma anche di autore di pièce teatrali in italiano e in genovese che venivano presentate anche nelle parrocchie. Grazie alle informazioni pubblicate sulla testata del settimanale da lui diretto, si è venuti a conoscenza di molti aspetti riguardanti l'opera e l'attività e i percorsi della nuova congregazione. Li trovate qui, che l'ho pubblicati nella maggior parte, anche se alcuni troppo lunghi ho evitato di metterli. Li metterò poi nella documentazione della biografia finale. Intento chiaro del Reggio, quindi, era quello di aprire, anche attraverso una serie di contatti continui, il seminario alla società reale del tempo. Riteneva che l'unico modo per annunciare la parola del Signore da parte dei sacerdoti divenisse il continuo incontro con le persone di ogni ceto sociale. Il rettorato del Piccardo, di fatto, si concluse con la morte del Reggio. Terminava infatti un periodo che aveva avuta la propria forza nella continuità dei due episcopati Magnasco e Reggio e nell'impegno di quella generazione di sacerdoti, alcuni dei quali già citati, altri come Francesco Montebruno, anche lui citati, o Giovanni Giacinto Ceresetto, oratoriano e consultore della Pontificia Commissione Biblica, che avevano rinnovato il modo della stessa presenza dei sacerdoti e del loro servizio nelle comunità parrocchiali. Si deve pure registrare, ed alcuni fatti, seppur superficialmente, sono noti, che, come già accennato, pur godendo della piena fiducia dell'arcivescovo, Piccardo trovò durante il suo mandato una serie di ostacoli dovuti soprattutto alla resistenza di alcuni confratelli che mal sopportavano la dualità binaria seminario-figli di Maria. Emerge tra costoro anche un suo compagno di ordinazione, Enrico Bonino. Il suo fascicolo, custodito presso l'Archivio Storico Diocesano, che non mi è ancora stato possibile vedere per studiare, non vedere non basta, potrà chiarire alcuni aspetti del suo accanimento formalizzato anche presso le congregazioni romane, di cui padre Giuseppe ha pubblicato la documentazione romana, e del quale oggi i documenti conosciuti però non possono dare un quadro completo e obiettivo, per cui mi astengo dal fare osservazioni ulteriori. Restano quindi ancora
a questo una serie di indagini archivistiche da compiere. La ricognizione sistematica, già detto, per la ricostruzione del corpo insegnante, il contributo che i documenti genovesi potranno chiarire nei rapporti con il nuovo arcivescovo di Genova. Conosciamo anche questi pubblicati da padre Giuseppe, quelli romani, ma ci sono una serie di documenti genovesi che ho già avvistati, devo mettere adesso in correlazione perché sono in fascicolature diverse, e studiare, trascrivere e poi presentare. Ma anche sarà utile conoscere, cosa che a mio giudizio non è ancora stata fatta, il ruolo avuto dal benedettino olivetano genovese Placido Maria Schiaffino, presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica fino all'84, segretario poi della Congregazione dei Vescovi e dall'85 cardinale, per valutare l'inserimento, cosa che adesso non voglio trattare, che sulla biografia ho accennato, comunque l'inserimento della congregazione a Roma. Qui poi mi taccio, fondamentalmente ci sono due elementi, una serie di condizioni che erano molto simili a quelle di Genova, per i quali un gruppo di persone illuminate, favorite dal Papa, portano a far sì che quel buono che aveva fatto Picardo a Genova poteva farlo anche a Roma, e la possibilità di scindere anche a Roma, e questo è tutto da studiare. Ho verificato anche all'Archivio Apostolico una serie di questioni alla voce congregazioni, ma devo venire giù a vederle e studiare, che ravvisi la differenza che il Papa voleva sottolineare tra la formazione data ai seminaristi, ai giovani, dal Piccardo, quindi dai figli di Maria qui in Roma, da quello che era la formazione data ai nobili, ma non soltanto, come oggi diciamo, per la formazione diplomatica, ma anche per la formazione sacerdotale. Questo argomento però purtroppo non ho avuto modo di vedere i documenti, per cui fondamentalmente appena ce l'ho lo favorirò se avrete piacere. Grazie, scusate del tempo. Se ci sono domande, contestazioni, eccetera, volentieri sono qua. Dunque, ringrazio molto Don Claudio. Se qualcuno dovesse andare via subito, ricordo che domani alle 9 qui c'è una Santa Messa che celebriamo un po', diciamo anche proprio per il convegno, per la congregazione, quindi chi può è invitato a venire. Adesso do la parola a Padre Giuseppe e il convegno inizia alle 10. Ecco, chi si ferma qui a cena alzi la mano. 1, 2, no, noi andiamo via. No. Se possibile. Sì. Quindi 4. Grazie. No. Qui anche Dino. Kingston, Venturino e Don Claudio. Quindi sono 5. Ecco, se c'è qualche domanda, qualche intervento. Quello che scrive Enrico Bonino l'abbiamo nel nostro archivio. Sì. Non è una lettera, è un epistolario. Sì. Massimo. C'è stato in quella lettera che scrive praticamente ha fatto un po' di tutto, per cui questa sua animazione nei confronti di Padre Riccardo. Ma questo è anche, scusa che ti interrompo, ma questo dal punto di vista pratico è molto chiaro. Allora, lui, come scrivo nella biografia, era un po' l'opposto dal punto di vista dello stile di Piccardo, no? Una persona che
voleva mettersi sempre in buona vista ed era una persona preparata, molto, molto a modo. A differenza di Piccardo, che veniva da una famiglia comunque di buona sostanza economica, lui era stato anche da seminarista un buon arrampicatore sociale, diciamo così, per usare un termine moderno, e quindi fondamentalmente si era dato da fare, ma ripeto, era una persona preparata, eccetera. Quando aveva fatto Mari e Monti, stiamo qui a vedere i particolari, ma per venire canonico in San Lorenzo, benissimo. Ed era fino allora amico del Piccardo. Quando il Piccardo viene rettore, lui pensa di poter venire prefetto degli studi. E quindi dice, tanto è mio amico, mi fa prefetto degli studi, io l'ho già detto al mondo, tutti lo sanno, e buonanotte. E lui non lo mette prefetto degli studi perché, conoscendolo bene, sapeva che non avrebbe potuto fare quel che era nell'intento programmatico di lui rettore. E da quel momento scoppia la scintilla che divide le cose. Uno rimane fermo sulla sua posizione e l'altro. Allora, e cosa fa? Comincia a mettere un punto che non era di fatto del Bonino, se andiamo a cercare, era di altri già. Ma sai, ci sono quelli che si lamentano sottovoce, poi c'è quello che scoppia e dice anche la cosa. E quindi fondamentalmente alcuni dicevano, ma sti qua, già col Frasinetti ce l'avevano. Ma sto qua adesso porta sti qua un po' malmessi, non sono, tanto che sotto il governo di Magnasco erano chiamati preti da messa perché certi non erano preparatissimi dal punto di vista teologico, eccetera, quindi molti dei sacerdoti ordinati dal Magnasco non hanno mai insegnato teologia dogmatica a seminario, ma mica tutti sono portati a fare quello, e Magnasco diceva, se noi abbiamo dei buoni sacerdoti che anche conoscono un po' meno, li faremo fare delle cose che possono fare e non ne faranno altre. In questo contesto, quindi, alcuni già precedentemente si erano lamentati. E quindi si erano lamentati non del Piccardo in quel caso, dei figli di Maria, come non perché non facesse, ma perché davano questo, fra virgolette, scusate, fastidio, no? Giunto a questo punto, quando Reggio mette insieme le due cose nella persona del Piccardo, scoppia la grana, per cui questo movimento un pochettino sotto traccia emerge e trova in lui, con la scusa detta prima, e scrive quindi anche a Roma la documentazione di cui ci diceva padre Giuseppe, eccetera. Scusa padre Giuseppe che ti ho interrotto, ma per capire un po' le motivazioni genovesi delle... No, io so che il documento ce l'abbiamo nell'archivio. Bene. Però ci sono, nel fascicolo, ci sono una serie di altri documenti che quando li riesco a leggere con calma, riga dopo riga, no? Vedere che ci sono, e ci daranno anche modo di capire chi erano coloro che affiancavano il Bonino in questa situazione e quali erano le motivazioni vere. Perché poi quando io scrivo a te amico, adesso c'è il telefono, ne rimane traccia per altra mia, ma la scritta rimane. Quindi si dice, no, guarda, dobbiamo contrastarlo perché questo problema se no si allarga troppo. Cosa vuol dire? Non lo so, ma alla luce di altre lettere probabilmente sì. E quindi tutto questo argomento, secondo me, va rivisitato. Il motivo per cui attaccano, come scrivo nel libro, attaccano nel momento in cui arriva uno che non ne sa niente, no? Se io vengo dal tuo generale, che magari è stato, per dire, in Brasile per 25 anni, e gli racconto quella dell'uva, lui in buona fede se la crede. Se l'avessi detto a uno che era sempre stato qui, probabilmente no. E quindi arriva sto qua, il quale aveva già un suo carattere particolare, eccetera, e quindi gli buttano subito addosso tutte le cose negative non tanto, anche qui, anche in questo caso, non sul Piccardo persona fisica, ma di fatto l'attacco che il nuovo vescovo fa, poi logicamente tocca al Piccardo perché il Piccardo si fa arbitro della famiglia sua, ma tocca al fatto che dice, ma no, ma questi qua sono niente, via, prendiamo, poi ci hanno dato dei soldi, sono della diocesi, prendiamo tutto e non se ne parla più, cioè adesso banalizzando di fatti che noi conosciamo. Quindi fondamentalmente già, come scrivo, era stato avvisato il Piccardo
precedentemente all'arrivo dell'arcivescovo nuovo. Era stato avvisato, guarda che questo qua ti manda a casa. E significativo, altrimenti, è che coloro che sollecitavano il Piccardo, questo a mio giudizio è importante, che sollecitavano il Piccardo a diventare congregazione, non era per fare uno strappo, dice no, vai per la tua strada, ma no. Erano persone che provenivano dagli ordini religiosi. Perché, citato il nostro amico Mistrangelo, Scoloppio, poi presidente di congregazione pontificia, uomo di assoluto livello, Balestra, francescano, poi arcivescovo di Cagliari. Il Manacorda, prima di diventare vescovo di Fossano, che diciamocela qui, come quando, sai, noi scherzando quando si era giovani, poi ti faranno vescovo, sì, ma che non mi facciano, vorrei dire, ad Albenga che non serve a niente, sai, quindi Fossano non era una grande metropoli, però attenzione, lui prima aveva lavorato in segreteria di Stato per molti anni, motivo per cui si consiglia con lui sulle cose, perché lui tutte le cose, però sapeva il meccanismo, non aveva poi vissuto lo spirito, perché aveva vissuto la parte di ufficio. Però tutte queste persone religiosi, lo stesso domenicano Rossi, poi vescovo di Spezia, di Sarzana, domenicano, dice, guarda, qual era lo spirito per cui questi religiosi spingevano con il Piccardo, gli suggerivano che andasse a costituire la congregazione, perché non venisse preso tra due fuochi. Cioè, tutti questi ordini religiosi erano stati in qualche maniera depauperati dal punto di vista giuridico, amministrativo, spirituale, dallo Stato. Ma se tu sei tra due fuochi, lo Stato e il tuo vescovo, ne esci male. Almeno salvati dal vescovo. Se sei autonomo, ti salvi dal vescovo. Anche se sei di congregazione diocesana, è vero che dipendi dal vescovo, ma per le grandi cose. Il padre generale del tuo ordine è effettivamente colui che governa, fra virgolette, no? Lo spirito dell'ordine, ancora prima che le cose. Quindi loro insistevano per questo, perché sapevano che sarebbe stato un elemento. Ma siccome lui era tentennante, io lo scrivo nella biografia, l'ho scritto, io credo, e questo non ho trovato un documento che lo confermi, ma lui non voleva mancare di rispetto, difatti nell'ultimo periodo di Reggio lui tentenna, non prende decisioni. Minetti focoso, dai su, vai avanti, no, perché fondamentalmente lui non voleva contrastare una persona che l'aveva sempre stimato, che l'aveva sempre aiutato, con cui aveva condiviso anni di lavoro. Quanto tu dicevi oggi, Francesco, circa i due che poi entrano nei Gesuiti, considera che Profumo poi è quello che scrive la biografia dello zio del nostro, tanto vero. Erano alla scuola di Luigi Bersoglio. Quindi la questione è che Luigi Bersoglio di suo già da prima faceva pressione come amico con il nostro Piccardo perché costituisse la congregazione. E avrebbe avuto delle persone da favorire alla nuova congregazione. Quando si vede che dice no, voi fate la vostra strada, poi semmai vedete. Quindi i due gesuiti successivamente come altri, però questa esperienza ci viene indicata dalle accademie che voi facevate come figli di Maria, molti dei quali, come tutti voi mi insegnate, erano stati da voi e poi prima che si costituisse in congregazione si erano fatti gesuiti ed erano andati missionari. Quindi la stessa logica. Quindi il nostro Alessandro Monti, l'altro dei due da te citato, considerate che lui era nativo di Tortona, era venuto a Genova per farsi gesuita, comunque religioso.
era arrivato a Genova e poi, date tutte i turbini vari politici, si era incardinato e ordinato nella diocesi di Genova. Quando vede la possibilità di poter aderire alla congregazione dei figli di Maria, dice: dai, facciamolo. Monti scrive molte cose a vostro favore, difende una serie di questioni. Ci sono tante cose, io ho raccolto molta documentazione su questo, su di lui. E fondamentalmente, quando vede che non si riesce in tempi brevi, assume la decisione, no? Però vedete che il gruppo, la rete, si va sempre a ricostituire. Se noi avessimo qui un grande pannello e mettessimo delle freccette colorate, vedremo poi che i circoli sono sempre quelli. Quindi io ho detto e ho scritto: il Picardo difatti non fu mai solo, anche quando nel momento qualcuno di voi ha detto del silenzio finale, e quando lui poteva reagire, Minetti l'avrebbe fatto, lui no, però non fu mai solo, perché tutti coloro che avevano condiviso il percorso lo sostenevano nel silenzio e nella sofferenza umana a mantenere quella posizione, perché era l'unica che avrebbe salvata la congregazione. Quindi mi sia permesso, e dirlo a voi è un oltraggio, però mi sia permesso di dirlo a qualcuno, secondo me la sua grandezza è stata non soltanto prima, ma soprattutto dopo, o comunque anche dopo, perché anche dopo ha permesso alla congregazione, pur nella più triste delle condizioni, di superare le difficoltà. Il fatto di non essersi dimesso, guarda che è importante, guarda che anche dall'interno, come voi sapete, c'era qualcuno che spingeva, perché pensando in buona fede, lasciamo perdere la malignità delle persone, no. Dice: ma magari se ce l'hanno con lui, se lo isoliamo lui, ci lasciano quietare noi. Frase popolare, no? Che però può avere un senso. Lui no, perché sapeva che in quel momento, se lui avesse ceduto, diciamo, il governo della famiglia ad altri, sarebbe stata la rovina. E quindi lui ha tenuto ferma questa posizione nel silenzio, nella sofferenza, nel giudizio poi negativo di qualcuno che gli voleva dire: ma se non fa niente si tolga. E no, lui è vero che non ha fatto niente, ma quel non far niente suo è stato vincente finalmente sulla cosa che alla fine, presi da stress finale, addirittura quelli che l'avevano osteggiato dicono: non possiamo andare avanti così, chiudiamola lì. E guardate bene che in quel frattempo tutti quelli che a Roma erano stati suoi sponsor, scusate il termine per capire, tra i religiosi, persone autorevoli, erano venuti a mancare o erano decaduti dall'incarico. E nonostante quello, coloro che erano andati oltre, che negativamente agivano, si sono fermati. Ma ti fermi soltanto se l'altro non ti raschia nelle orecchie, perché sennò ti dà fastidio. Ecco, quindi se un plus valore spirituale alla congregazione Picardo, a mio giudizio modestissimo, ha donato, è stato questo: il suo silenzio, la sua fermezza, che ha salvato il corso futuro della congregazione. Grazie. Devo andare se Picardo e i seminaristi. Picardo abbiamo capito bene l'ambiente di sacerdoti, di professori, ma poi gli alunni, cosa ci può dire qualche parola? Allora, sì. Allora, giusto a questo punto dico questo. Lui trasferì, per quanto i dati che ho potuto raccogliere mi danno, trasferì lo stesso atteggiamento che aveva con i figli di Maria nella propria casa in seminario, cioè un ambiente di accoglienza dove in seminario fino a quel momento lì c'erano due cameroni, il camerone di quelli che
potevano stare lì qualche volta perché pagavano, eccetera, eccetera, e quelli che comunque se dormivano lì perché comunque non potevano andare distanti, però erano distinti e mangiavano in maniera distinta. La prima cosa che fece, tanto per darti un elemento, lui disse che si comprino e se li fece regalare dal marchese Piuma, che li prese da un monastero soppresso dove c'era i banconi, sai, quelli da frati lunghi, perché tutti i ragazzi dovevano mangiare insieme, perché l'esperienza degli uni arricchiva quella degli altri. Primo esempio, no? Poi la questione del gioco, lo sport come unione di animi, no? E quindi fondamentalmente diceva, ma visto che adesso sono tutti qua in seminario, va bene, facciamo, noi le chiameremo delle squadre, le dividiamo, e cosa facciamo? E facciamo questo con questo. Ma stava in mezzo a loro. La cosa che nota il Persolio dice, ci si abituò a vedere il rettore che stava sul campo con i ragazzi che giocavano. Cioè, una volta, ma questo non è un peccato perché succedeva da tutte le parti, no? Il superiore stava là, andava a bussare alla porta se poteva e ti diceva vieni, no? Ma non era cattivo, era lo spirito così e va bene. Lui rinnova questo spirito, cioè apre e adotta il sistema che il Reggio nella circolare che vi ho letto determinava per quelli che erano esonerati, no? Per gli altri, cioè lui diceva, e cominciò a fare così, poi anche noi in seminario lo facevamo, cioè diceva, allora, questi seminaristi sono attribuiti alla tal parrocchia. Adesso per noi è tutto banale, no? Dice, mica un'idea intelligente, è una cosa scontata. Adesso, ma allora, no. Lui dice, no, allora, parrocchia di Santa Sabina, ci vanno 2 ragazzi che conoscono il territorio e 3 ragazzi che non lo conoscono e cominciano a conoscerlo, no? A San Francesco d'Albaro, zona di persone benestanti,